Allora, in realtà siamo live adesso, ma io e Raffaele avevamo già iniziato a chiacchierare di trascorsi passati comuni, perché siamo nell'attesa di arrivare al keynote. Abbiamo già qua, dopo lo vedremo, ma abbiamo ancora un 15 minuti, quindi possiamo chiacchierare un po'. Tu hai qualche aspettativa per il keynote? Allora, io punto molto a quella che si chiama la developer experience, quindi per me il focus è quello. E chiaramente ci sono state molte news, non dico nulla di tutto pubblico, c'è Code Whisperer, che è questo nuovo Mhm. prodotto, io l'ho provato con VS Code. Eh, è una bella cosa, quindi vorrei vedere un po' di azione intorno a quel tool lì, Mhm. sicuramente. E poi tutta la parte serverless. Ho letto stamattina qualche news sulle Lambda, quella è l'area che mi interessa particolarmente. Beh, allora, a me viene da dire che probabilmente serverless è il vero cloud, nel senso che io quando sento dire cloud native e poi in realtà è l'ennesima istanza di Kubernetes managed dove mettere È già lì, se mi dici ma già lì Kubernetes, siamo già lì, tantissima è un roba. cliente di quelli avanzati, perché nel Web Architecture Framework ci sono 6 pattern e molti fanno il lift and shift, quindi io ho Ah, l'applicazione sì. Spring Boot o .NET che gira sul server XYZ, lo metto sul server su cloud, no? A prescindere da quale cloud uso. Eh, sì, serverless, se tu fai proprio serverless e poi se segui anche il discorso di messaggistica serverless, quindi Ah, no, certo, ma serverless, event-driven serverless, allora lì sì, ma non secondo me lì vedi il vero intendo vantaggio. Lambda, per me anche S3 è Sì, sì, serverless, sì. cioè tutte le volte che finalmente non mi preoccupo più del muscolo, tu mi dai un endpoint e io butto su quell'endpoint e poi ci pensa cloud, quello per me è cosa dovrebbe essere cloud native e Sì. serverless è dove questa cosa si concretizza. Ci è arrivato anche Mariano. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Sentivo parlare di serverless, quindi ho pensato che fosse il momento adatto di entrare. Di Ma materializzarti. poi Poi anche anche sul discorso sul costi, discorso se costi, se C'è qualcuno c'è che qualcuno che fa fa eco, eco. quindi provate a verificare. no, credo che sia Mariano con lo speaker, perché Può adesso lo darsi. vedo. Ok. Eh, sul discorso costi, al di fuori dei costi di... Io parlo spesso con inglesismi, perdonatemi, perché non parlo italiano a casa. Gli operational cost che tu hai col serverless sono drasticamente più bassi ed è una cosa che bisogna spiegare alle aziende. Quando tu hai Certo. una piattaforma serverless dove non ti preoccupi, come dici tu, del muscolo, ma non solo del muscolo, ma anche di tutto l'altra parte nascosta dell'architettura. I costi scendono di parecchio. E poi anche il discorso di costi di calcolo, perché l'applicazione serverless tu la paghi nel momento in cui sta facendo qualcosa. Certo. L'applicazione IaaS la paghi sempre. Non hai un momento in cui il server virtualizzato su cloud sta lì e tu non lo paghi. Secondo me lì è il vero vantaggio per i clienti, soprattutto per le startup, a mio punto di vista, perché se tu sei una startup, vuoi fare il lancio di un'applicazione a un budget limitato, andando serverless, sicuramente l'investimento è molto più basso. Hai l'investimento di sviluppo, vabbè, ma quello l'avresti comunque. Quello per forza va avuto. Però, sai,
io vedo serverless anche come il vero rapporto win-win tra il cloud provider e me utente, perché io non sto bloccando potenza di calcolo o risorse in generale, ok? E a fronte di ciò, ovviamente, il provider mi riconosce anche un vantaggio economico, perché ovviamente può ottimizzare l'uso delle proprie risorse nell'ottica di erogare il servizio verso di me. E questa cosa è molto, molto, molto interessante. Poi è ovvio che in termini di latenza e tutta una serie di cose può aver senso ancora riservare delle risorse, ma attendere lo vedo come qualcosa che dovrebbe diventare sempre più, diciamo, residuale, no? Un caso limite piuttosto che il caso costante. Sì, è un caso limite. Poi vabbè, ci sono clienti che devono sottostare a delle regolamentazioni territoriali, quindi hai quel cliente che purtroppo il dato deve averlo salvato in un paese perché ha dati confidenziali di clienti, basti pensare le banche, le assicurazioni, pubblica amministrazione, loro lì allora diventa un attimino serverless, devi comunque riuscire a giostrare anche dove metto i dati, se sono l'azienda finanziaria del Sud America, esiste una region tra tutti i cloud provider in quel paese dove io posso salvare i dati dei clienti. Lì però, come dici, sono proprio quelle cose di nicchia, le eccezioni, e, e quello è un ragionamento. Poi, vabbè, ci sarebbe anche tutto il discorso della sustainability. Se andiamo a guardare, serverless Certo. consuma di meno, no? Adesso è comunque uno degli argomenti di punta, essere sustainable, calcolare eh, Mhm. quanta CO2 si consuma con l'applicazione che gira su cloud è un argomento. Assolutamente fondamentale, sempre più importante. Mariano, a proposito, Raffaele vive in Svizzera e lavora per AWS Svizzera. Ha menzionato regioni. Tu cosa vedi relativa, perché Mariano lavora per Claranet, che è un partner AWS comunque importante in Italia. Tu cosa vedi relativamente alla region italiana? Che genere di movimento noti? Allora, c'è stato subito un boom poco dopo, diciamo, il rilascio, cioè c'è stato subito un grandissimo interesse da parte di partner, alcuni anche per appunto clienti un po' particolari che volevano, aspettavano quel tipo di rilascio perché lì è cambiata la vita. L'unica cosa, lì poi, questo è stato compito poi dei consulenti, visto il boom iniziale, alcuni servizi non erano stati rilasciati in quel periodo, quando iniziamo a fare le prime esperienze. E lì fu interessante poi creare un po' un'architettura ibrida tra due region. Ricordo all'inizio non c'era Cognito, mi pare, sulla regione italiana e facemmo un ibrido Irlanda-Italia, che però venne comunque abbastanza bene. Comunque è assolutamente interessante. Poi con un servizio serverless anche quel tipo di rete ibrida, di architettura ibrida, la riesce a fare con relativamente poco sforzo. È stato davvero un gioco da ragazzi. Ma basta pensare quando tu hai a che fare con necessità di calcolo, senza fare esempi concreti, però è un'azienda che deve effettuare grossi calcoli. A quel punto avere più region è un vantaggio perché tu puoi fare tutti questi calcoli in region dove la virtualizzazione ti costa di meno e poi magari le mission critical
le metti nella region più vicina ai tuoi clienti o nella region dove Esatto. tu hai delle necessità legali, dove i dati clienti devono stare lì, quindi eh, ed è, come dici tu, è abbastanza semplice. Poi vabbè, devi spostare i dati, però a livello architetturale, ma anche DevOps, diventa veramente semplice. Faccio il servizio qui, faccio i calcoli, mando i dati indietro nell'altra region e poi li visualizzo. Assolutamente. Se Tanto dovessi più... pensare una cosa del genere con l'on-prem, è un po' diventa complicato poi, eh? Sì. Assolutamente. Tra l'altro, così ricordo a tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo di sottoscrivere il canale YouTube o Twitch, dipendentemente da dove ci state seguendo, in modo da vedere le nostre nuove pubblicazioni. Tra l'altro, tra poco pubblicheremo tutti i video del Cloud Day, così approfitto per dirlo, e più in generale seguiteci su Telegram, Cloud Champions, perché è il posto dove mettiamo anche le notifiche, è il primo luogo dove pubblichiamo ciò che abbiamo organizzato prima che arrivi la newsletter, più prima di qualunque altro luogo, lo sapete lì. Quindi seguiteci e fa comodo a entrambe le parti. Noi sappiamo che abbiamo un modo per comunicare e voi siete aggiornati. Mancano 4 minuti, dai, ci siamo E tu, quasi. Andrea, hai aspettative oggi? C'è un servizio particolare o un argomento particolare dal Allora, quale hai aspettative? io ho due interessi, chiamiamola così, più che aspettative. La prima è il solito momento nel quale nel keynote viene comunicata la stima di Gartner relativamente alla percentuale di workload ancora on-premises e quella on cloud, perché io aspetto il keynote di Reinvent innanzitutto per questa cosa, perché lo uso come il join the dot, no? Certo. Traccio la riga tra il punto dell'anno precedente e quello dell'anno attuale e vediamo dove arriviamo. La seconda, in realtà, io ho una... Siccome tutta anche la parte ambientale e sostenibilità che hai citato tu prima, per me è importante, allora io sono tipicamente molto attento a tutte le offerte su ARM e quindi Mm. seguire la storia. Beh, non pretendo di avere un Graviton 3 e l'anno prossimo un Graviton 4 e cose del genere, però vedere lo spettro dei servizi che si allarga dal punto di vista del poter scegliere se voler avere sotto ARM è un punto di mio interesse, perché la performance per watt è più favorevole e quindi vediamo se da quel punto di vista. E poi i settori di mercato, quindi l'anno scorso il manufatturiero, c'è stata una proposta per il manufatturiero, quindi vedere se ci sarà qualche nuovo settore al quale è stato dedicato un po' di amore particolare. Ci ha raggiunto anche Claudio, quindi a questo punto direi che ci siamo... Eccomi, eccomi, eccomi. Ciao, ciao, No. ciao. Mi sentite? Mi Sì. sentite bene? Claudio è un Highlander perché anche l'anno scorso ha fatto parte del Team Watch Party e quindi quanto manca? 2 minuti. Salve a Claudio, tutti tu comunque, scusate un po' in ritardo, casini vari come al solito. notaio. Che ci fai Addirittura oggi qua? notaio, cioè, infatti ho detto guarda, non riesco a spostare anche questo. E uno dice i meeting in Capgemini, chissà su che cosa stavate lavorando, il notaio. No, chiaramente da questa mattina alle 8 in varie call e poi dalle 4 dal notaio perché non ci si fa marcare niente nella giornata, insomma. Sì. Manca un minuto. Io innanzitutto ricordo che ci sta seguendo di interagire con la chat, perché vabbè, noi quattro saremo lì nei momenti di silenzio a commentare, a dire le nostre cose,
quando finisce il keynote ci facciamo un po' di debrief per vedere se aspettative, annunci o quant'altro, però rendiamolo interattivo. Quindi c'è la chat, ci scrivete e appena possibile, cercando di non perderci il keynote, perché tutto questo gira attorno al keynote, è una cosa sicuramente interessante. Allora io comincio a mettere anche lo schermino, quindi diventeremo piccolini e soprattutto tolgo il banner perché altrimenti chi finisce sotto, poverino, viene tranciato. Claudio, 20 secondi, aspettative tu? Ho qualche insider, cioè nel senso che lavorando su un grande progetto, poi magari qualcosina posso raccontare, che presentiamo a Las Vegas, in realtà non sul palco, non abbiamo fatto in tempo, ci hanno dato qualche piccola anticipazione dicendo guarda, questa roba qua verrà fatta così, quindi non posso, qualcosina ce l'hanno detto. Ma questo è barare. E questo è barare, infatti, no, l'ho messo le mani avanti perché questo era barare, no? Qualche integrazione in più sul machine learning? Secondo me me l'aspetto, ma non sto barando su questo, non lo so, però mi aspetto qualche integrazione in più, no? Tu fai il data lake, come applicare il machine learning su quel data lake, ancora qualcosina secondo me posso mettere. Dai, si parte. Dai! Please welcome the CEO of AWS, Adam Selipsky. All right. Woo. Hello, everyone, and welcome to AWS reInvent. Now, woo! Thank you so much for joining us. It is great to be back here with all of you at our 11th reInvent. And I'm happy to welcome over 50,000 customers and partners here in Las Vegas, and over 300,000 attendees registered virtually around the world. Amazing. Whether this is your first time at reInvent or your 11th. How many 11s out there? All right. How about your first? How about ones? For ones? All right. Well, whatever the number. Merlini ha alzato la mano nel mentre. Incredible learning that's here this week, from attending your choice of over 2,300 different sessions to connecting with partners at the expo or meeting other members of the AWS community. There really is no other show like it. And we've got so much innovation to share here this week. We started the announcements on Sunday, and the excitement's going to continue. From Peter's infrastructure talk last night, we've got Swami on data tomorrow, Ruba at the partner keynote tomorrow as well, and then, of course, Berner to cap off the week on Thursday. And there's plenty to come in this 2 hours. By far, the majority of the innovation is driven by listening to and responding to you, to customers. And today, customers span every industry, every geography, and every use case. And as you keep proving, there is no challenge too big. The BMW Group is revolutionizing the driving experience with its connected car platform. Riot Games, publisher of the most popular PC games in the world, is now processing roughly 500,000 events per second to continually improve its games. And Privat Bank, the largest bank in Ukraine, serving 40% of the population. Under the specter of war, they've managed to move all of their operations to the cloud, 330 IT systems and 4 petabytes of customer data to AWS in just 45 days, safeguarding customers' ability to keep banking. Things that people said never could be done, like bringing capital markets to the cloud, they're happening now. On this stage, right here, last year,
NASDAQ CEO Adena Friedman announced that they would move their matching engine to AWS. Now that's the technology that makes the markets tick by changing an order into a trade. And it's the foundation of the infrastructure for the world's capital markets. These workloads are incredibly latency sensitive, they're security sensitive, and Adena said they'd start by bringing their first market to the cloud in 2022. Big goal, big claim. And guess what? They're almost done moving the first of the North American options markets. They moved a number of symbols already, with the rest on track to move before the end of this year. And customers are already seeing enhanced performance. Now, it's not just large organizations. According to PitchBook, there are more than 1,000 unicorn startups in the world, and the majority, 83%, run on AWS. And more than 90% of the startups on the Cloud 100 also run their businesses on AWS. These include successful unicorn startups like 6sense, Wiz, and DataRobot. These leaders could choose any cloud provider, and they choose AWS. We're also taking a leading stance in sustainability. Personally, to me, I think it's the issue of our generation. And Amazon is now the world's largest corporate purchaser of renewable energy. We're committed to powering our operations with 100% renewable energy by 2025, and we're already on target and over 85% of the way there. And we're also investing to... Please, everyone, get involved. It's a problem for all of us. And we're also innovating to improve our water use efficiency. And we're leading amongst cloud provider with an efficiency metric of 0.25 liters of water consumed per kilowatt hour in our data centers. And as we announced Sunday, we're committing to becoming water positive by 2030. That means we will return more water to our communities than we use in direct operations. Very excited about that. We're building sustainability into everything we do, and that includes working with you. We're determined to be inventive and relentless as we work to make the cloud the cleanest and the most energy efficient way to run all of your infrastructure and your businesses. Because we have the largest community of customers and partners, we have the opportunity to see more business challenges, more new ways of looking at problems, and also the global impact of regulation and emerging trends. Of course, I want to acknowledge that there's a lot of real and pressing problems and challenges in the world right now. The economic uncertainty rippling around the world, inflation, supply chain disruption, including chip shortages, energy prices, and of course, war. All on top of a global pandemic that's impacted so many. In times of uncertainty, it actually can be tempting to cut back, slow down. But when it comes to the cloud, many of our customers know that they should be leaning in precisely because of economic uncertainty, not despite it. The cloud is more cost-effective, and many customers are saving 30% or more. For example, Carrier Global is a Fortune 500 company, and they've seen a 40% reduction in the cost of running its mission-critical ERP systems. Gilead estimates that it will be saving more than $60 million within 5 years through a lot of strategic cloud adoption initiatives. And AGCO is an agricultural manufacturer and another Fortune 500 company. They've reduced their costs by 78%, while at the same time increasing data retrieval speed. If you're looking to tighten your belt, the cloud is the place to do it. Another critical capability, now more than ever, is flexibility. It's hard to plan in this environment, but with AWS, you don't have to worry about having too much or too little capacity. You can easily scale up and scale down as needed, and paying only for what you use. This benefits your expenses and, of course, your ability to serve customers. In 2019, Airbnb was already a significant cloud user. And with all of their expertise in the cloud and the efficiencies that they'd already captured, they were far more prepared than many others when the bottom fell out of the hospitality industry in 2020.
Per la traduzione dietro Airbnb c'è una società Airbnb italiana. was able to take down their cloud spending by 27% quickly. And then when the world began to emerge from the worst of the pandemic, Airbnb was able to quickly turn on the cloud infrastructure that they needed and continuing to drive innovation. And you still do need to innovate, especially now. You want to develop new ways to operate efficiently and serve customers better. And the cloud helps you do this faster and cost effectively. You can be agile with fewer resources. One study found that by migrating on-premises workloads to AWS, customers reduced time to market for new features by 43%, with many customers achieving over 60% savings in time to market. What this means is that you want to be ready for anything, for operating efficiently, for flexible responses to unexpected circumstances, and for innovating. The cloud gives you this capability, operating efficiently in lean times, and being stronger than your competition, ready to accelerate when business conditions change. One thing that's always amazed me about our customers is the way that you continue to innovate and accomplish incredible things. Even in uncertain times, innovation is critical. Learning to navigate new environments, exploring. Growing up, I loved reading about great adventures, stories of expeditions into the unknown. And this is something I've been thinking about a lot as I've been looking at the challenges facing all of us. I realized that looking at how we explore can teach us valuable lessons for today's uncertain environment. Some environments are vast. Some are unfathomable. Some are extreme. And some are bursting with possibilities. But with the right tools, you can survive, even thrive, in any of these environments. So let's take a look today at some of these remarkable explorations, past and present, and what they can teach us. Let's start with one environment that we've been exploring for centuries and yet have really only just begun to grasp. Beh, apprezzo che la parte di sostenibilità sia front and center e non anche questa cosa qui. E poi tutti i numeri, un'azienda di numeri. Se avete notato, tutti gli esempi, tutti i commitment hanno una data, hanno un numero Certo. dietro. Devo dire che la parte di sostenibilità negli ultimi 6 mesi, un anno, l'ho vista su tutti i grandi deal, che almeno quelli che sono passati in K, da tutte le parti, tutte le aziende la chiedono. Positivamente, come cosa. How did all of this start? What else is out there? One of the biggest obstacles to exploring these answers is the sheer immensity of the universe. With just your naked eye and the right conditions, you can see to the edge of our galaxy, and that's 2.5 million light years. Then in 1609, Galileo picked up the newly developed spyglass, tinkered with it to increase magnification by 10x, and exploded the boundaries of what humans could perceive. The description of vast was suddenly so much bigger. But to really begin to explore that vastness, we had to find a way to get past the obscuring layer of the Earth's atmosphere. It took centuries to enter the rocket age, and then we put telescopes into space itself. Now we could truly begin to tackle the magnitude of space. And current rough estimates of this magnitude suggest that there are 1 septillion stars. So it's probably not a surprise that they're not all the same. Some emit light at wavelengths along the electromagnetic spectrum, most of which are completely invisible to our eyes. If we only use one telescope tuned to one spectrum of light, we risk missing out on the full picture. So let's take a look at one famous space image to see what I mean. In 2014, the Hubble telescope captured this. The pillars of creation, clouds of dust and gas that are 5.8 billion miles across, forming the iconic hand shape.
So this view captures the light inside of the visible spectrum. Now let's look at it in literally a new light. Near infrared light, captured by the James Webb Telescope earlier this year. This image is not only filled with stars we couldn't perceive before, it also allows us to see through the obscuring clouds to reveal baby stars actually forming within the pillars. But there's more. Just last month, NASA released the Pillars of Creation in mid-infrared spectrum. Completely different light. The stars almost entirely disappear, and the clouds of dust become the focus. This new view is helping scientists to better understand the key ingredients for the formation of new stars. Now, this is just one section of a single nebula viewed at only 3 different light wavelengths. Multiply that complexity across billions of galaxies, and you can just begin to imagine how many different tools we're going to need to try and explore across the breadth of our universe. And so we continue to innovate new ways to explore and understand the vast realm of space. We've sent rockets and rovers, satellites and space stations, launched on missions from hundreds to millions of miles away from Earth. Now, most of us aren't astronomers, but we do face the challenge of gaining understanding from another vast and challenging realm, one that also requires stitching together insights from different systems and teams to put together the full picture, and one that tantalizes us with the promise of the answers that we could get, the insights we could achieve that could propel us forward if only we could harness them. I'm talking about data. It's almost impossible to comprehend how much data there is, but just as remarkable is how fast it's growing. Analysts predict that in the next 5 years, we're going to create more than double the amount of data produced since the dawn of the digital age. Managing the scale and the growth of that data is both a huge challenge and an opportunity for every organization. So what does this look like in terms of what customers are actually doing? Let's look at a couple examples. The Expedia Group processes over 600 billion AI predictions per year, powered by 70 petabytes of data. Samsung's 1.1 billion users make 80,000 requests per second. Pinterest stores an exabyte. That's 1 million terabytes of data on S3. These are just a few examples, but they all have one thing in common. Data is at the center of applications, of processes, of business decisions, and is the cornerstone of almost every organization's digital transformation. But working with data is tricky. Just as the vastness and complexity of space means you can't explore it with just one technology, the same is true for data. You need a complete set of tools that accounts for the scale and the variety of this data and the many purposes for which you want to use it. You need to integrate and combine all that data that's spread across so many different places to create a better understanding of what's happening and predict what will happen. You need governance so that your teams can explore and innovate while always making sure that your data is safe and secure. And you need to be able to visualize data in a way that makes it fast and easy to discover and share insights. You need to do all of these things to explore the vastness and complexity of your data and to generate insights for your business. So let's talk about these tools. So AWS is focused on building out all of these capabilities to help you explore your data. And since virtually all applications have a database, let's start there. We have the broadest selection of databases you'll find, with 8 purpose-built non-relational databases and 5 relational data engines, including Amazon Aurora. Aurora is our MySQL and PostgreSQL-compatible relational database built for the cloud. It's the fastest growing service in the history of AWS, and hundreds of thousands of AWS customers use Aurora. It combines the performance and availability of traditional databases with the simplicity and the cost-effectiveness of open source databases. Aurora has 5 times the performance of standard MySQL and 3 times the performance of standard PostgreSQL, and it's 1/10 the cost of commercial databases. Noi stiamo usando tantissimo Aurora
Now, data from your e applications soprattutto la can be parte stored in many serverless. different places, E but spesso of quello che course the ci data is diciamo diverse, internamente, complex, tanto and it per comes from a aggiungere lot of qualcosina a different questo, è sources. So che you need the right analytics appena tools riusciamo in con order il cliente a to spostare la analyze all parte the different dati types of data su you have. Amazon, il data lake, quindi un'architettura data And driven, again, you want these tutto il resto della analytics migrazione services to viene offer the facile best perché viene price automatico. performances Quindi for spostare all i data dati types and all use è cases. quello che poi ti fa We dire have the ok, broadest and the farò tutta deepest la set of migrazione. Magari ci analytics metto un services, so po', you never have to però, compromise on però riuscirò a cost, fare tutta la on performance, migrazione. Diciamo or sempre on tutto scale. molto data driven. If you want to do large-scale data processing using open source distributed frameworks like Spark, Hive, or Presto, you can use EMR. If you want to do real-time processing of streaming data, you can use Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. And if you have structured data where you need super fast querying results, we have Redshift. Redshift is our fully managed petabyte-scale data warehouse, and tens of thousands of AWS customers use Redshift every day to store and analyze exabytes of data. It delivers up to 5 times better price performance than other cloud data warehouses. Last year, I announced serverless for Redshift. Adoption has been incredible, and today there are already thousands of customers using Redshift serverless every month. And they don't have to worry about configuring, scaling, or managing clusters or servers. They don't have to worry about provisioning capacity. With just a few clicks, you can create a Redshift serverless endpoint, and it automatically scales in seconds, and then it scales right back down when not busy. And customers only pay when the service is in use. Now, you may have noticed from the previous slide, if you're paying very close attention, that one of the analytics services is not like the others. Most have serverless options, but we have a single analytics service that doesn't yet have a serverless option. And many of you have been asking us, when can we get a serverless option for OpenSearch? Well, that time is now. And today we're announcing the preview of OpenSearch Serverless. You can use this platform to perform interactive analytics, real-time application monitoring, website search, and more without having to worry about provisioning, configuring, and scaling infrastructure. Now we have serverless options for all of our analytics services, and no one else can say that. So analytics helps us understand what's going Io ho on finito il today. mio insight, Machine era learning questo quello che allows us sapevo. to predict Poi what da will qua in happen in the poi non so future più niente. and also to build intelligence into systems and applications. Allora esci. Complete set of machine learning and AI services. For expert practitioners, we have support for the most powerful and popular deep learning frameworks, so that customers can run those themselves. And to make it easy for everyday developers to build, train, tune, and deploy machine learning models, we have SageMaker. And for developers who are less technical or other practitioners who don't want to muck around building and training models, we have a range of AI services that makes it as easy as an API call. SageMaker is incredibly popular, so why don't we take a deeper look there? Today, tens of thousands of customers are using SageMaker to train models with billions of parameters to make more than 1 trillion predictions every month. SageMaker makes it easier to scale ML throughout your organization with tools that enable more people to innovate with ML, and it also includes SageMaker Studio, an IDE for data scientists, and SageMaker Canvas, a no-code interface for business analysts. And we're continuing to innovate here. I really encourage you to tune in to Swami's keynote tomorrow to learn more about what we're doing with machine learning. There's going to be a lot of exciting news to share. So customers everywhere are eager to transform their organizations with the power of data. One customer on this journey is Engie, a global energy provider and one of the largest companies in France. Engie is focused on renewable and low-carbon distributed energy infrastructure, helping its clients to achieve a carbon-neutral future. To tell us more about how they're using data to power analytics and machine learning-driven insight, I'd like to welcome to the stage Biljana Kajdovic, Group Executive Vice President in charge of IT and digital. Thanks, Adam, and good morning, everybody. Everything we do it with energy. Everything I do it with energy. And today, I'm going to tell you a story.
I will start it with a famous Serbian scientist to pay homage to my roots. In 1882, during a walk in Austria where he studied, Nikola Tesla came up with the idea of the alternating current motor. It is a key enabler of our daily use of energy, even today. That same year, the world's energy consumption was about 9,000 terawatt hours. It's roughly a third of what the US consumes today. Nowadays, the global annual energy consumption is 20 times higher, 180,000 terawatt hours. 5.000 anni di Las Vegas, che non è una città che consuma poco, eh. Beh, direi proprio di no. The US Energy Information Administration Che ne pensate dell'annuncio? A further 50% increase. Almeno per adesso ce n'è stato uno solo reale, poi quella già c'era, insomma. No, un bel annuncio. È un bel annuncio perché completa una line-up di opzioni serverless sul fronte analytics, e poi proprio prima del keynote stavamo commentando il fatto che il vero cloud native è serverless, quando non c'è più il muscolo da dimensionare, ma consumi, fai quello che devi fare e la piattaforma ti eroga ciò che ti occorre. Sì, per dirvi, noi ci serve proprio Open Search Serverless, perché abbiamo creato una piattaforma tutta completamente serverless, document analysis. Non c'è ancora la press release, quindi non posso dare il nome e altri dettagli, se no mi spezzano le dita. Però il senso è che praticamente c'è un cliente che mette un file zip da 10 giga e dentro ci sono tra le 100 e le 300.000 pagine PDF scannerizzate, e parte Textract più tutto il machine learning per la Comprehend, Textract, Macy, tutti insieme. Tutti insieme orchestrati con step functions, e chiaramente i dati, la maggior parte li metti su Open Search, in modo che puoi fare la query, diciamo stile Google, per cercare un argomento che sta dentro quei PDF, no? E la user interface poi il problema qual è che abbiamo? Che noi abbiamo uno spike enorme da 100.000 record, e poi la piattaforma che fa poco, perché è una piattaforma business, non è business to consumer, è business to business. Quindi adesso il cluster Open Search... il workload ce l'hai quando c'è il bulk di tutti i documenti che vengono uploadati, e lì bisogna digerirli tutti, classificarli, analizzarli. Ci mettiamo mezz'ora. Ho lavorato una cosa simile usando Textract, Comprehend, SQS per distribuire i carichi. Però c'è il problema comunque di Open Search, che era l'unico che rimaneva non serverless e che ti trovavi un po' in difficoltà nello scaling, o meglio alla fine che ti toccava fare il provisioning, perché poi alla fine questo ti toccava fare, non è che c'era altra soluzione. Sì. As we decentralize, we have an increase in small local energy producers and consumers within so-called microgrids. You can think of the houses with solar panels on the roofs, or electric cars using their batteries to store energy. To balance supply and demand in this very complex system, we need to use a real-time energy management system. And to track sources and usages of energy, we can use blockchain. Third, let's switch from supply to demand. The best way to minimize the environmental impact is to reduce the energy consumption. At ENGIE, this is exactly what we do to help people and companies on that quest. And sometimes it is as simple as ensuring that HVAC and lighting are on only when people are present, for which, you can guess, the IoT plays a central role again. Now, you may wonder what a 180-year-old company has in common with a digitally native tech company like AWS. For a non-digitally native company like ENGIE, centralizing our data
and ensuring its quality and availability was the first and key step on our cloud journey. Today, we have a common data hub where we store more than 1 petabyte of data across and use that across more than 1,000 projects. Our common data hub was built. Ragazzi, sento parlare di petabyte e davvero, cominciando ad avere una certa età, che non dico perché l'età non si dice, mi colpisce molto pensare a queste dimensioni. Allora, mai quanto quando guardando Picard su Prime Video ho realizzato che una Xbox Series X ha più potenza computazionale di data, e quello è stato un momento piuttosto difficile da un punto di vista emozionale, no? Però davvero è incredibile pensare alla quantità di informazione che siamo arrivati a produrre, memorizzare e elaborare in tempo utile. E sul tempo utile, per esempio, a me viene in mente la puntata delle live Cloud Champions che ho fatto con Paolo Polce, che non si possono fare nomi di aziende in questo caso specifico, ma diciamo che lavora come cloud architect in quell'azienda che produce quel campionato che è finito da un paio di settimane, dove c'è gente che va tanto veloce, però non si può dire. E lui parlava della telemetria, di quanta informazione arriva e di quanto poco tempo hanno per elaborarla, perché diceva: per noi non è tempo, per noi è spazio. E quindi, cioè, per ogni aveva detto una cosa tipo 1/10 di secondo sono 30 metri, qualcosa del genere, che fa capire l'importanza di prendere quella mole di dati ed elaborarla in tempo utile, perché finché parliamo della web application o quando parliamo della dashboard, ok, ma quando stiamo parlando di auto che viaggiano oltre 300 all'ora e il tempo utile può essere troppo tardi e quel troppo è troppo. To get there, we need innovative solutions. But more than that, we need the best and the brightest. Today's Nikola Teslas of all genders and all backgrounds to make that a reality. We need everyone to play their part. So join us and let's work together to be at the right side of history. Because every day counts. Thank you. Allora, a me piace questo be on the right part of history, cioè di essere dalla parte giusta della storia, un bel modo di dirlo. Great example of everything that you're doing to transform something that's so important to all of us, matters so much. Thanks so much for joining us. Thank you for all the help. AWS has all of these services across databases, analytics, and machine learning so that you can always have the right tool to explore the vastness and complexity of your data across your whole organization. But having all these tools to store and analyze data then reveals the next challenge that people face. Just like in space, you need to be able to combine information across these different methods of data exploration to see the full picture and truly gain insights. Maybe you have an online store and you want to offer an incentive to improve customer retention. You have application usage data in Aurora and customer reviews in your data lake. And this means you need to move both sets of data into SageMaker so that you can build a model that predicts when a customer might leave and offer the right incentive. Combining data from different data sources and different types of tools
That brings up a phrase that strikes dread into the hearts of even the sturdiest of data engineering teams. That's right, I'm talking about ETL, Extract, Transform, Load. Just a few weeks ago, we got an email, a real email, from a customer discussing ETL, and they literally used this phrase, thankless, unsustainable, black hole. The manual effort, the complexity, and the undifferentiated heavy lifting involved in building ETL pipelines is painful. It requires writing a bunch of custom code, then you have to deploy and manage the infrastructure to make sure the pipeline scales. Still, it can be days before the data is ready, and all the while you've got an eager analyst pinging you again and again to check if their data is available. And when something changes, you get to do it all over again. We've been working for a few years now on building integrations between our services to make it easier to do analytics and machine learning without having to deal with the ETL muck. For instance, we have federated query capabilities in both Redshift and Athena so that you can run queries across a wide range of databases and data stores, and even third-party applications and other clouds without moving any data. To make it easy for customers to enrich all their data, AWS Data Exchange seamlessly integrates with Redshift and enables you to access and combine third-party data sets with your own data in Redshift, no ETL required. And we've integrated SageMaker with Redshift and Aurora to enable anyone with SQL skills to operate machine learning models and make predictions also without having to move data around. These integrations eliminate the need to move data around for some important use cases. But what if we could do more? What if we could eliminate ETL entirely? That would be a world we would all love. This is our vision, what we're calling a zero ETL future. And in this future, data integration is no longer a manual effort. One of the places where customers spend the most time building and managing ETL pipelines is between transactional databases and data warehouses. Let's say you run a global manufacturing company with factories in 15 different countries. You have an Aurora cluster storing order and inventory data in each of those countries. To get a real-time view of orders and inventory, you have to build individual data pipelines between each of these Aurora clusters to a central data warehouse to query across the combined data set. To do this, the data integration team has to write code to connect 15 different clusters and manage and test 15 different production pipelines. And once you've deployed them, you have to constantly monitor and scale them to optimize performance. And when anything changes, changes in 15 different places. It is monotonous and a lot of work, and we wanted to help. So today, I'm excited to announce the preview of a fully managed new zero ETL integration between Aurora and Redshift. This integration brings together transactional data with analytics capabilities, eliminating all of the work of building and managing custom data pipelines between Aurora and Redshift. It's incredibly easy. You just choose the Aurora tables containing the data that you want. In order to get that into Redshift, it appears within seconds. After it comes into Aurora, seconds later, the data is seamlessly made available inside of Redshift. And you can replicate data from multiple Aurora databases in the same Redshift instance. The data in Redshift is always consistent, and updates are automatically and continuously propagated. So you have the most recent information in near real time. And, of course, the entire system is serverless and dynamically scales up and down based on the data volume, so there's no infrastructure to manage. Now you really have the best of both worlds. Fast, scalable transactions in Aurora, together with scalable analytics in Redshift, all in one seamless system. This newest integration helps solve one of the biggest ETL pain points for our customers. Now, this is great for running analysis in Redshift, but we also wanted to help customers doing analysis using Apache Spark, one of the most popular frameworks for processing data. We support Apache Spark in EMR, Glue, and SageMaker with AWS optimized runtime that is fully optimized and 3 times faster than open source. Today, if you're working in EMR, you can use Spark to run analytics on data, say in your S3 data lake.
But if you want to run a Spark query on data located in Redshift, you have to either move the data into S3 or find, download, and configure a slow open source connector to Redshift. A better way would be to just run a Spark query on the data right in Redshift. So we wanted to make this fast and seamless, and I'm really excited to introduce Amazon Redshift integration for Apache Spark. Voilà. Now it's incredibly easy to run Apache Spark applications on Redshift data from AWS Analytics Services. You can use simple Spark jobs or Jupyter notebooks in AWS services like EMR, Glue, and SageMaker to connect to Redshift Tanta roba. to run read-write queries against Redshift tables. Now, no more need to move any data, no need to build or manage any connectors. Both zero ETL integration between Aurora Non ho and ben Redshift capito come and the funziona, se Redshift devo dire la verità, integration di for Apache quest'ultima. Spark Sull'altra mi make era it più easier to chiaro, su generate questa insights vorrei without capirla having to meglio. build the ETL pipeline Però effettivamente or si faceva manually fatica move data around. prima a scrivere These are qualche two cosa, more magari steps mo hanno forward towards semplificato. our zero ETL vision. E penso We're che going to tutto keep on arriva innovating dall'annuncio here di questa notte di finding new Glue ways to make it easier 4.0 for you to access and annuncio analyze pubblico. data across all of your data stores. So we've talked about the vast scale and complexity of data and the need to run analytics and machine learning without the time and effort of moving the data around. But to unlock the full power, the full value of data, we need to make it easy for the right people and applications to find, access, and share the right data when they need it, and to keep data safe and secure with appropriate controls in place. You need governance. Finding the right balance between control and access is crucial, but it's different for every organization. Too much control, and your data ends up locked up in silos. People can't find what they need when they need it, and it stifles innovation and kills creativity. And they end up going around you, creating shadow IT systems that leave your data out of date, incomplete, and definitely unsecured. Too much access, and your data ends up in places you don't want it to be. You need to make sure that your data is appropriately safeguarded. We believe that people are naturally curious and smart. We would never have ventured into space if that weren't the case. Establishing the right governance, one that lets you balance control and access, gives people within the organization trust and confidence. It encourages innovation rather than restricts it. But implementing data governance across an organization is complicated. You have all sorts of people with all sorts of different use cases and all sorts of data spread across multiple departments, services, databases, third-party applications, and more. You need to speak the language of all those teams across all those functions while still meeting your specific governance requirements. We know how absolutely critical this is to you. And so today, I am very happy to announce Amazon Data Zone, a data management service that helps catalog, discover, share, and govern data across your organization. Questa potrebbe essere la Data Zone bomba enables you to veramente set per le data grandi free aziende, perché throughout oggi the si fa veramente organization. tanto Questa mi fatica. mancava, By questa making mi è it easy for admins and sfuggita. data stewards to manage and govern access to Questa è data. sfuggita And it proprio. makes it easy for data engineers, data scientists, product managers, analysts, and other business users to discover, use, and collaborate around that data to drive insights to your businesses. Mi sembra un po' l'evoluzione di Lake Formation, Where data producers can set up almeno Data come Zone obiettivo. business data catalogs. In your catalog, you can define the taxonomy or the business glossary. You can organize these terms and data sets based on your organizational hierarchies and business units. And then you connect Data Zone to data sources, and it uses machine learning to collect and populate your catalog with the appropriate metadata. And you can add labels and descriptions to provide additional information, and then you just publish the catalog. Now, anyone wanting to access the data can search the catalog and discover data assets using familiar terms. They can examine the metadata and request access to the data by creating a new data project. Data projects define data sets and associated users. They bring together people, data, and analytics tools, making it easy to collaborate. All members of the project have access to both the data and the analytics tools they need, such as Redshift, Athena, QuickSight, to do data analysis.
Data Zone also provides APIs so that your team and partners such as Snowflake or Tableau can integrate with Data Zone, enabling you to publish, search, and work with all of your data assets. Now you have an easy way to organize, discover, and collaborate on data across the company. There's really nothing else like it, and I'm really excited to see how you're going to use it. But the story doesn't end there. Once we've got good governance in place, we want to make it easy for people to explore and manage the data, and we want to make discovering and sharing data insights lightning fast. So QuickSight is our ML-powered business intelligence solution. You can easily create, publish, and embed interactive visualizations and dashboards. And we're continuing to innovate and add new capabilities to QuickSight. In just the last year, we've launched 80 new features and capabilities in QuickSight. And just yesterday, we announced print-friendly, highly formatted reports in QuickSight, which lets customers and business users create business-critical operational reports in the cloud. This is a big help for companies that are still using multiple reporting systems because of these formatting requirements. Now, one of the most popular Qui capabilities in copriamo QuickSight ETL reporting, Q. è Q is veramente a whole interessante. new way of asking questions of your data. You might ask Q a question like, what are the top 10 products by sales in 2022? And Q will return the answer in the form of a visualization to you in seconds. Instead of you having to learn how the software works the way that you think. No SQL to write, no dashboards to create, no need to wait on a busy data science team to help. But what if Q were able to answer questions to help you understand what will happen in the future and why? That would be amazing. So today, I'm really happy to announce ML-powered forecasting with Q. With forecasting in Q, a business user looking at a dashboard can simply ask Q to forecast a metric into the future. For example, you could ask Q to forecast sales for the next 12 months and get an immediate response which considers seasonality, anomalies, and outliers to form the best forecast. We've also added why questions in Q, so you can dig deep and understand past events and trends that impact the forecast. For example, why did sales increase in January of 2022? Q automatically runs correlations on the back end and provides a list of possible explanations with confidence as to why something changed in the data. And you can then drill down further into these causes simply by asking more questions of Q. We've heard from customers how much you want this capability, and I'm really excited that it's available today. So we talked earlier about how we're finding new ways to understand the vastness and complexity of space, like looking at the same nebula in different light spectra. In the same way, the vastness and complexity of data means that you need new tools to turn this ever-expanding universe of information into insights. You need the best price performance. You need the most functionality to support all of your use cases. You need all the tools to scale in order to handle this massive and ever-expanding quantity of data. And you need all of these tools to work together with zero ETL, and you need robust governance to give you the right balance between access and control. When you have all of this, you build a complete end-to-end data strategy that covers all of your data types, your user needs, and your workloads. AWS is the best place to do this. We're investing across the entire data journey, from ingesting, storing, and querying data to analyzing, visualizing, and running machine learning, and producing end-to-end governance to make it easier for customers to unlock the value of their data. It's not surprising that we've worked so hard to understand what exists beyond Earth's atmosphere. For centuries, we've looked up to the stars for guidance, for answers, and used their light to guide us. But in some environments, there is no light. Quando si dice che i dati sono il nuovo petrolio, no? Beh, assolutamente sì, è veramente molto interessato come si chiama? Zone? Me la sono già persa, dimenticata.
Data zone. Data zone. Fammi vedere. Perché la Data parte di zone. governance, quando cominci a avere tanti dati, diventa The sea's molto depths molto were molto complicato. impenetrable, unknowable, daunting. But still we went. We couldn't resist its lure. Food for the hungry, wealth to the lucky. Adventure, trade, glory, land, power, all possible to those who roamed the waves. And we weren't content to stop there. From the natural beauty of pearls and coral to the tantalizing prospect of salvaging shipwrecks, the bounty beneath the waves was too tempting. We were determined to find a way to explore the ocean's depths. Breathing underwater is one obvious challenge, but not the only one. Pressure is another. Our bodies are designed to withstand 1 atmosphere of pressure. Each 10 feet deeper, 10 meters deeper beneath the surface, pressure increases by 1 atmosphere. You don't have to go far before humans are unable to handle this pressure. We continue to explore the ocean from decks of ships, and we even dove into the shallower depths, but we remained unable to go deep to the midnight zone where there is no sunlight until the invention of this contraption, the bathysphere in the 1930s. This hollow sphere was created from a single casting of top quality steel. 5-inch thick walls were fitted with fused quartz windows, and it dangled from the ship above by a sturdy steel cable. And in it, we explored depths that no human had ever survived, returning with descriptions of a sea boiling with light from the phosphorescent creatures below the waves. Incredible. Another challenge was simply finding our way around. Humans obviously don't see well underwater, and that limits our ability to explore and to go new places. So where sight failed us, we turned to sound. In the early 1900s, we developed sonar. Now, the earliest versions relied on actual bells fixed below the water. But we quickly moved to electronically generated pings, and finally, we had eyes beneath the waves. Now we could travel the inky depths, confident in our ability to navigate securely. The deep ocean holds challenges and promises for us still. We've mapped out the surface of the moon, but less than 30% of the ocean floor. We have so much left to learn. But with the right equipment and protections, we can continue to explore the ocean's mysteries securely and with confidence. And the same is true for modern IT. The safety and security, the protection of your data and apps are prerequisites for the confidence needed for the digital transformation so many companies are undergoing. With a strong core of protection and the ability to see what's happening around you, that's when you have the confidence to go far and deep, to be pioneers. When we talk to customers and ask why they've chosen AWS, one of the biggest reasons is the security of their apps and their data on AWS is materially better than in their own on-premises infrastructure or in any other cloud. First, security is the central pillar around which AWS infrastructure and services are designed and managed. It's been our top priority since the very beginning of AWS, when we designed for the most security-conscious customers, including healthcare, banks, and government agencies. Our infrastructure is monitored 24/7, offers multiple fault isolation capabilities to improve resilience, and allows encryption in all of the data flowing across the AWS network before it leaves our secured facilities. And today, AWS is recognized as a highly secure environment, passing the highest scrutiny. Now, a good example of this just came in last month. The Options Clearing Corp, OCC, serves as the central clearing warehouse for all listed equity options traded in the United States. They're part of the central nervous system of the financial markets. The OCC will be moving its core workload to the cloud, enabled by the SEC recently issuing a notice of no objection. This is a once-in-a-generation technology decision. We are really excited that the OCC is running this mission-critical applications on AWS. The second reason why customers rely on AWS for security is that builders no longer have to trade off security with speed. On AWS, building securely is the path of least resistance. As you're building your app, services like Code Whisperer or Code Guru
use machine learning to help you write secure code from the start, improving your security posture even as you move quickly. Third is the wide range of security-focused services that we've built to help you identify, remediate, and remove vulnerabilities and threats in your applications. This gives you the confidence to keep building and to keep exploring. You can't go 1,000 feet down with just a snorkel and a mask. You want powerful capabilities designed and built by experts, which encode years of experience, knowledge, and best practices, all available at your fingertips. AWS services like Inspector, Macy, Security Hub, Shield, and Guard Duty. We built Guard Duty to help make detecting and responding to security threats quick and easy. We've taken our security learnings and your feedback to build machine learning models that intelligently and continuously monitor and identify hard to detect threats, often a lot faster than other security products. Guard Duty then delivers security findings in detailed ways so that you can remediate them. Tens of thousands of customers using Guard Duty already, including 85% of AWS's largest 2,000 customers. And it easily scales to meet the needs of any organization, whether you have 2 accounts in AWS or thousands. If you aren't using Guard Duty, you might ask yourself, why not? And we're continuing to innovate here. One area where we think we can help is containers. So containers are increasingly popular for compute because they let you move fast and be more portable. You need the right tools to keep them secure. That's why earlier this year, we launched Guard Duty EKS protection to detect threats inside your managed Kubernetes environments on EKS, like malicious actors trying to log into your EKS cluster. This helps you see what's going on outside your containers, but it's also really important to see what's going on inside the container. You want to know if there are suspicious scripts being executed in the container and to be alerted so that you can respond before it can cause damage. Tra l'altro preparatevi perché dopo chiedo a tutti cosa vedete ECS versus EKS come adoption rate. Qui dobbiamo citare anche a Pranner allora. Sì, è vero. Such as file access, process execution, and network connections. It can detect an attempt to access underlying compute nodes and obtain an instance credentials, or identify a container that's trying to communicate with the malicious actor's command and control server. The fourth reason that customers are more secure on AWS is that we provide access to a broad marketplace with thousands of third-party solutions who integrate deeply into AWS. No one explores 11 kilometers down in the Marianas Trench alone. You need a full set of capabilities to monitor pressure, depth, temperature, and oxygen levels. And the same is true with security. Our AWS marketplace today includes a myriad of security solutions, including application security, data protection, perimeter protection, compliance, identity and access controls, and more. Companies usually employ a wide range of these services and tools to help improve their security posture. These tools generate log and security data that help you monitor and understand your security posture. Partners like CrowdStrike providing endpoint data, Trend Micro monitoring cloud workload activity, or Tanium providing IT asset inventory data, all are crucial in monitoring your security and all work closely with AWS security offerings. Now, all of these sources produce logs in their own unique, frequently incompatible formats. So to help define a standard data format for all of the security data, we recently co-founded the Open Cybersecurity Schema Framework, OCSF. It includes a vendor-agnostic data taxonomy that normalizes security log and event data across a wide range of products, services, and open source code. But trying to gather and analyze all this data is difficult. Like using sonar to peer into the depths of the ocean, you want to be able to see into the depths of the data to identify threats and to mitigate them before they can cause harm.
Security data is usually scattered across your environment from applications, firewalls, and identity providers. To uncover insights like coordinated malicious activity aimed at your business, you have to collect and aggregate all of this data, make it accessible to all of the analytics tools that you use to support threat detection, investigation, and incident response. And then keep the data pipelines updated and continuously do that as events evolve. What this adds up to is that what you really want is a tool that makes it easy to store, to analyze, to understand trends, and to generate insights from security data. So that's why today I'm absolutely thrilled to announce the preview of Amazon Security Lake. Security Lake is a data lake that makes it easy for security teams to automatically collect, to combine, and to analyze security data at petabyte scale. Security Lake is optimized for security data. You can now automatically build a security data lake with just a few clicks. It gives you visibility into all of your security data and improves the performance of workloads, of applications, and of data. But before you can collect your security data, you want it in a common format for analysis. And Amazon Security Lake is the first data lake that supports the OCSF standard that I introduced earlier. Security Lake automatically collects and aggregates security data from partner solutions like Cisco, CrowdStrike, and Palo Alto Networks, as well as from more than 50 security tools integrated into the Security Hub. Security Lake also normalizes AWS logs into OCSF, including VPC flow logs, CloudTrail management events, Route 53 resolver query logs, and more. And you can add your own sources of data, such as your internal application or network infrastructure logs. Security Lake manages your security data lifecycle and automatically handles retention. Now that you have all of your security data collected and stored in a common format, you need a way to analyze it and generate insights. And Security Lake helps with this as well. You can query the data with Athena, OpenSearch, SageMaker, as well as a number of third-party solutions like Splunk, IBM QRadar, Sumo Logic, and VMware Cloud Health, amongst others. We realize security is a team sport. So for example, now you can run a query using Amazon Athena. Tra due puntate di Cloud Champions, la prossima e quella dopo, ho Simone Di Mambro di Splunk e di questa cosa mi sa che vorrò parlarne. Authentication logs from Okta. La paura di questi tool automatici che fanno i security assessment è che la paura mia è che vengono attivati perché così fai contento il security department e poi nessuno li guarda. È sempre quello. Beh, guardi quando viene l'auditor, giusto? Quando arriva, esatto. quando arriva il revisore, voilà. Esatto. Gliela fai vedere che c'è una dashboard così l'auditor è contento, ma anche quello non è che lo guarda. Beh, dalla stupidità umana e dal fancazzismo non ci si può proteggere ai noi, cioè non c'è ancora stato dato. No. We're going to continue to help you explore opportunities around you securely. Now, securing the unknown always comes with challenges, but there's a spectrum. Some explorations are gentle wanderings in new environments, and others are a little more extreme. Hard to imagine a more intense environment than Antarctica, the coldest, windiest, driest continent on Earth. One of the most famous stories of exploration takes place here, a race, two teams fighting to claim the title first to the South Pole. Captain Robert F. Scott, a celebrated explorer, in September of 1910, he announces his intent to be the first to plant a flag at the South Pole. On the other side, Roald Amundsen, who surprises the world by announcing his intent to race Scott to the pole. The same grueling journey,
two different preparations. To haul gear and rations through the deep snow, Scott relies primarily on Siberian ponies. Unfortunately, their narrow hooves plunge into the deep snow with each step, and sweat turns to sheets of ice along their back. Their health falters, and they perish in the frigid cold. Amundsen brings a large and exquisitely trained team of dogs to pull the sledges. Unlike the ponies, the dogs are incredibly well suited for the work. They dash across the powdery snow without sinking in and burrow into the snow to sleep warmly at night without blankets or shelter. After the ponies perish, Scott's team trudges hundreds of miles, pulling sledges much of the way. The intense cold dries out the snow, causing a sandy feel that grabs at the sledge runners, making the job even more exhausting. Amundsen teams are expert skiers. They glide along as the dogs pull the sledges, and the sandy snow doesn't slow them down. Amundsen has learned to wet a piece of sealskin and rub it along the sledge runners, creating a casing of ice that glides over even the driest snow. Extreme conditions make even seemingly small differences incredibly impactful. For our two explorers, a decision about metal cans leads to drastically different results. As Scott's team travels deeper into the interior, their fuel cans are lighter than expected. The screw-top containers that they're using don't seal sufficiently, causing the fuel to evaporate. This is a critical error in the barren wilderness. In time, the team lacks the fuel to warm themselves, to cook food, or eventually to melt water. Amundsen is aware of the evaporation issue, and he includes in his team a tinsmith, Ludwig Hansen, who hand forms meticulously sealed containers. And they work so well that one of these containers is found 50 years later, still full. Amundsen's choices pay off. His team reaches the South Pole a full 33 days before Scott, and the entire team makes it back to base camp victorious. Their place in the history books is secure. When Scott's team finally reaches the pole, they are confronted by Amundsen's flag. They've trekked over 800 miles, only to turn back in defeat. Tragically, 5 men, including Scott, perish trying to make it back to base camp. To honor the heroic efforts of both intrepid explorers, the U.S. research station at the South Pole is named the Amundsen-Scott South Pole Station. This story is a stark example of the fact that when you face extreme environments, good enough simply isn't good enough. Your choices must be specifically tuned and powerful enough to overcome extreme challenges. Dogs versus ponies, skiing versus walking, soldered versus screw top. And the same is true for the millions of customers building on AWS who require the broadest set of services and capabilities, especially for the extreme workloads where performance matters. Formula One's racing car design requires simulations involving over 550 million data points to model the aerodynamic wake of their cars. On AWS, F1 was able to reduce the simulation runtime by 70%, from 60 hours down to 12, creating a new car with less than half of the turbulent airflow. Epic Games' Fortnite supports hundreds of millions of players, with up to 13 million players interacting in real time together. This creates a workload for a fleet of tens of thousands of game servers with the best performing compute and networking capabilities to provide a low latency experience. And the Nielsen Company leverages AWS to process hundreds of billions of advertising measurement events every day. On AWS, they're able to scale their infrastructure with the right compute to support this demand. This performance and agility are no accident. It's the result of deep, long-term investment on behalf of customers. AWS has been optimizing and innovating compute and storage and networking infrastructure services to support all of your workloads for over 16 years. And these needs are why today, AWS has more than 600 compute instances, 600 different instance types, so you can find exactly the right combination of resources for all of your extremes. A number of years ago, we realized that to push the performance envelope, we had to push all the way down to the silicon.
So since then, our custom chips have been a big differentiator for AWS. Others have taken notice and even announced chips that haven't really come out yet, but none are even close to where AWS already is today. Arrivano i tuoi Graviton, Andrea. Virtualization with the night Chi farà riferimento? offload storage and networking to specialized Ogni riferimento all the server casuale. CPU is dedicated to running your workloads, giving you performance indistinguishable from bare metal, but at a lower price. But we didn't stop there. We designed our own processor, starting with Graviton, which today delivers the best end-to-end performance and energy efficiency. We're now on our third generation of processors with AWS Graviton 3, and Graviton 3-based instances are 25% faster than Graviton 2 and use up to 60% less energy than comparable EC2 instances. Customers of every size have adopted Graviton, and they're achieving up to 40% better price performance simply by shifting their workloads to Graviton instances. For example, DirecTV chose Graviton 3 instances to support their 5G network rollout, reducing costs by 20% and latency by Cioè, dopo ne parliamo, magari. Però io questa cosa continua a colpirmi, cioè dove Amazon investe sulla propria CPU, che ha perfettamente senso. Mi colpisce vedere gli altri, cioè Google e Microsoft, che vanno su Altra di Ampere. Cioè vedere proprio questo impegno forte da parte di Amazon, che è partita prima ed è partita facendo in proprio. Mi colpisce. Intense workloads and things like analytics, databases, and network appliances. And Graviton isn't only powering Io lo interpreto proprio su questo slide. Avendo tanti servizi manager, ormai i clienti che stanno tanto sui servizi manager, effettivamente se io ho un cluster open source, passare ai Graviton per me è un click, e lato applicativo io non cambio niente. E tanta gente che sta a questo livello su Amazon. Scusate, un infrastructure as code, non un click, perché sennò qualcuno mi mena. And these models are growing exponentially in size as researchers and businesses push the boundaries of what's possible. Just 3 years ago, the state-of-the-art of deep learning models included millions of parameters. And today they've grown to hundreds of billions of parameters. That's a 500 times increase. The growth in model size is expanding the time required to train them from days to weeks, even months in some cases. And this is driving exponential growth in training costs. And that's why we built our Trainium chips to deliver the highest performance for machine learning training. TRN1, our Trainium-based instance, delivers the best price performance for training deep learning models in the cloud, reducing the cost to train by up to 50% compared to similar GPU-based instances. Speaking of extremes, TRN1 delivers up to 800 gigabits per second of network bandwidth, so you can easily train large-scale models across multiple servers, reducing training times back down from months to weeks or even days. So once you've trained your ML model, using it to generate predictions in real time can also require extreme performance. That's why we built Inf1 instances powered by our Inferentia chip to deliver low latency, low cost inference. Inf1 delivers up to 70% lower cost per inference than comparable GPU-based EC2 instances. For example, Qualtrics builds products that use machine learning to analyze millions of data points originating from surveys, from call center interactions, and from social media. Using model compression on AWS Inferentia, they doubled their inference throughput while reducing cost per inference by 40%. Now, Inf1 is great for small to medium complexity models, but for larger models, customers have often relied on more powerful instances that don't actually have the optimal resource configuration for their inference workloads. Just like Amundsen choosing dogs over ponies, you want to choose a solution that's best fit for your specific needs, which is why today I'm excited to announce the preview of our Inf2 instance powered by our new Inferentia 2 chip.
Per curiosità, qualcuno ha Customers can usato deploy Trainium o Inference, Custom 175 Silicon trillion sul machine parameter learning? model for inference on a Onestamente single noi, Inf2 cioè, almeno instance, sui progetti che ho 4 visto times io, higher no. throughput and 1/10 the latency of Inf1 instance. No, io ho usato SageMaker con Now, quello another area that's che been driving c'era di technology default. advancements for decades is high performance computing. Sì, quello sì, HPC tante is used volte. to tackle Mai some of avuto the la world's necessità in realtà di biggest andare su challenges, Custom from Silicon, drug perché discovery poi alla fine il to costo di quella energy roba lì, utilization and confronto al costo electronic design dell'infrastruttura che ci sta automation. intorno, HPC workloads era demand talmente large basso scale Sì, certo. computations che to solve complex non problems ti mettevi with neanche a fare massive tanta amounts of data, ottimizzazione. of Ecco. storage, and they need high speed networking No, ma credo distributed che qui si across a large parli number of veramente instances. di cose grosse, di Just last month, progetti di researchers from calcolo the veramente Dana-Farber grossi, Cancer Institute worked with dove i AWS 10 to spin up a centesimi a supercomputer VM with li vedi poi 5.6 dopo. million Intel Xeon scalable cores to perform drug discovery experiments. And then they spun it back down when they were done. It was one of the just amazing, largest high performance and parallel computing efforts ever conducted on any cloud. And it enabled them to process 48 times more target drug molecules for treating specific cancers than ever before. The scale of the cloud is redefining HPC. And it's resulting in applications and innovations that are nothing short of game-changing. And customers like Dana-Farber are at the forefront. When we talk to our HPC customers, we hear two things generally. First, they need infrastructure tailored to their exact workloads and performance needs. Any mismatch can result in excessive costs or prohibitively long job times. Second, they need tools that are easy to use so that they can spend more time experimenting and less time managing infrastructure. At AWS, we have a complete set of HPC capabilities, from job orchestration and cluster management to a file system that scales to millions of IOPS. But you can't create a performant, cost-effective foundation for HPC without a range of instances optimized for each specific workload. So, just like the choices made by Scott and Amundsen had major consequences in Antarctica, the extreme scale of HPC means that even seemingly small differences in resources can carry high stakes for performance, for cost, and for speed. HPC workloads typically can either be compute intensive, compute and networking intensive, or data and memory intensive. Compute hungry workloads include weather forecasting, computational fluid dynamics, and financial options pricing. To help with this, we have the HPC 6A instance, which delivers up to 65% better price performance over comparable compute-optimized x86-based instances, and provides support for the broadest set of ISV solutions. So depending on size and complexity, many of these compute-intensive workloads also require more network performance. And for these workloads, last night, Peter announced the new HPC 7G instances, powered by Graviton 3E and Elastic Fabric Adapter. The 7G offers even more compute and networking capabilities to meet your demands and your more extreme workloads. Now, the third type of HPC workload requires modeling the performance of complex structures, things like wind turbines, concrete buildings, industrial equipment. Without enough data and memory, these models can take days or weeks to run in a cost-effective way. And so for these type of workloads, again, good enough simply isn't good enough. So today, we're announcing the new HPC 6ID instances. 6ID instances are designed to deliver leading price performance for data and memory-intensive HPC workloads with higher memory bandwidth per core, faster local SSD storage, and enhanced networking with Elastic Fabric Adapter. With 6A, 7G, and 6ID, AWS offers HPC instances with the best price performance for each of your specific workloads. Now, one customer who's driving their digital transformation Faccio un on commento AWS sull'HPC with perché è everything un po' il from mio pallino HPC da un po' di anni. Infatti stavo per dirlo anch'io, che è una cosa che so ti vede essere esperto. No, in realtà tutte queste sono ottime e effettivamente oggi quello che è a disposizione su Amazon è fantastico. Il vero problema che vedo è su un paio di clienti che l'abbiamo proposte
è che devi modificare un po' l'applicativo, devi adattarlo, cioè se tu accendi questo cluster, l'hai acceso H24, comunque quella roba lì ti costa un sacco di soldi. Se non giochi un po' con accendi, spegni, spo distance e quindi modifichi il tuo applicativo in funzione di No, ma proprio c'è il concetto di sharding anche del workload, no? Lì devi proprio fare sharding del workload, sapere dove... C'è il mio collega domani ha una sessione proprio a riguardo di questo, come fare sharding con HPC dei workload. Però sì, dai, l'architettura va a volte rivista, a volte rifatta proprio. E su grandi progetti lo dico, ma io sono open source, già giro così e tutto quanto, perché la devo rifare? Cioè, vedo più fatica nel modificare l'architettura rispetto a modifico l'applicativo web perché vado sul cloud. Su lì già ci siamo, mentre modifico l'applicativo HPC per andare in cloud ci fa un po' più fatica. Ecco, non so, questo è un Lì c'è il nuovo trend, vado sul cloud così posso modificare l'applicativo web. Esatto. Lì invece poi chiaramente c'è sempre il cliente illuminato, chiaro. Però si fa fatica a trovare il cliente illuminato. Claudio, abbiamo avuto un talk su HPC a Cloud Day. Tu quest'anno hai marcato visita, l'anno prossimo vediamo anche noi. Assolutamente. No, l'anno prossimo work for Siemens. I run the industrial business. And Siemens, we're a leader in infrastructure, industry, and healthcare. Actually, 92% of all Fortune 500 companies are using our software. So you may or may not realize it, but we have an impact on your life. So I don't know, any one of you which ever came to Las Vegas with their car? So if you came with a car, it was probably designed using a Siemens software. 24 out of the 25 biggest car manufacturers are using our software. But not only that, it was probably not only designed, it was probably also produced using Siemens automation. We're a leader in industrial automation, which means that on the shop floor, every third machine has a Siemens controller. So why is that important? Because we want to do something which is called dream it and make it. You dream it, and we help you make it. So we can do this for infrastructure, for healthcare. We actually are helping you build better trains, better buildings, better healthcare. And we've been doing this for more than 175 years. Now comes the questions. Why are we working with AWS? Why am I here? Because we want to work with you to shape the next industrial revolution. And this revolution needs to be much, much more environmentally sustainable. It needs to be also much, much more socially responsible. You have a lot of good ideas. We need to help you scale them. So what is AWS and Siemens doing to help you scale good ideas? 3 things. So step 1, first step. We take our Siemens, amazing Siemens industrial software, which was mainly available for large companies, and thanks to AWS, we're putting it into the cloud. So anyone and everyone can use it. So that's the first step. What type of software is it? CAD software, it's simulation software, it's actually planning and collaboration software. We put it in the cloud. Why? Because we want to make it available as a service, right? This amazing tech needs to be not only for big companies, but also for startups or actually small companies. So in the past, only big shots like NASA had the tools to actually build a spaceship to take you to space. Now we leveled the playing field. That's the first one. We make our industrial software available to you. If you're a startup, if you're a system integrator, use it. That's the first thing. What's the second thing? The second thing is what Adam talked about is there's huge amount of data in my space, in the industrial space, vast amount of data, which is locked in the industrial space, and we need to unlock it. This data is actually never used. I'll give you an example. Think about it. This is just one of our factories. A modern factory produces 2,200 terabytes of data per month, so-called OT, operational technology. It sits in the machine. That's roughly the equivalent of 500,000 Netflix movies.
mentre fare buffering mi fa sorridere l'intervento di Siemens, We need to make che sure that nel if mondo we do manufacturing extract ha that data, MindSphere, and we can che make production è processes better in because of totale that data. contrapposizione alla Because once piattaforma the data Greengrass di was AWS. trapped in the machine, Visto che we non could lavoro not per use it. We Amazon, lo want to add posso dire, value. insomma. We use something E called mi an fa un po' accelerator sorridere la computer, Siemens presentazione del accelerator genere, computer. in cui loro We're sono offering leader this thanks del to mercato, AWS più in the cloud. probabilmente di Greengrass. So let me give you an example of what Sì, you could poi do i dati with possono this arrivare is su not Ma Amazon, il possible. però In Scandinavia, 25esimo because che of non li the usa è startups with Tesla? billions of funding, they want to transform sì, sì, the move però towards e-mobility. insomma They want to build fanno the next tanto la generation of battery cooperazione, cells. però hanno la piattaforma They want to do this with loro che col cavolo che è 100% renewable integrata. energy. They want to do it with at Aggiungerei. least 50% of recycled materials. And they have big dreams. They will build 150 gigawatt hours of batteries annually by 2030. That's a lot of gigafactories. Each of these Comunque ha detto factories need to collect 2200 and terabyte, utilize capito hundreds giusto? of thousands of data points every second, Sì. which are produced in the machines, and they need to take it out of the Mamma shop mia. floor, and they use something called a cloud factory module. So what's the technology behind this? So all these machines push their data into Kinesis data streams. So multiple Con AWS services are Kinesis? used to extract, transform, manage the data Immaginavo. flow. Multiple data paths, where it can be used to tasks like simulation, machine learning, product traceability, near real-time monitoring, and manufacturing. So this allows Northvolt to be extremely flexible so they can connect all of their factories easily using AWS and Siemens. The results, every battery produced is better for everyone to use it. How? For this, we use a low-code, no-code capability from Mendix, which is running on AWS. Mendix is the #1 low-code solution with over 200,000 developers, and it's available on the AWS marketplace. Mendix enables anyone to build any application on any business problem, from mission-critical solutions to actually digital experiences, from banking, insurance, retail, and public sector. You can develop using Mendix 10 times faster, using 70% less resources. There's a wide range of actually AWS connectors which are easy to be utilized, which makes it easy to utilize the AWS services like Amazon DynamoDB or Amazon Rekognition. So if you can just check it out, I'm sure it can help you. So I'm going to sum it up. What do I want you to remember? AWS, Siemens, and you, we're coming together to shape the next industrial revolution. How? A, we take our software into the cloud, making it available for everyone. Use this powerful software to solve your business problem. First step. Second step, we're actually enabling you to tap into this vast amount of operational data. You should unleash the value of that data. And the third step, we want you to, all of you builders, to scale your ideas. We want to make it easier and faster to build applications using this Mendix low-code capability. So if I bring all of this together, AWS, Siemens, and you, we can help find solutions to dream and make a better world. Thank you. Comunque credo che questo low code lo abbiamo visto negli ultimi 15 anni tra i vari vendor. Tutti ci provano un po', ma poi il vero dev serve sempre. Io resto di questa idea. È un po' una moda, low code, no code. Ero in un Low importante code, no meeting code, poi venerdì. quando diventa ingestibile chiamano Andrea e dicono Andrea qua Sì, esatto. dobbiamo fare Low code, no qualcosa. code mi sembra un po' un mito. Sì, ma linguaggi di quarta generazione, generatori di codice, ne abbiamo viste di tutte. Simulation workloads are massive, highly complex, and they use specialty software to spread the computation out across multiple compute instances. Conventional simulations, like weather forecasting, can be supported with this type of scale-out processing. But there's an emerging, more complex type of simulation called spatial simulations. Spatial simulations model how high-level entities like people, objects, how they all act within a multidimensional environment. This is a more complex situation than a classical simulation and requires millions and millions of real-time interactions.
For example, spatial simulations can be used to model an urban city like London or LA to help improve traffic flow, safety, to assess the impact of new housing projects and developments, and to optimize emergency Qui ci plans and addentriamo in disaster Matrix response. adesso con lo To do spatial this, the simulations simulation. need to deal with millions of people, cars, traffic lights, railways, bridges, and more, each with its own associated behaviors and properties. So like an actual city, this simulation is an expansive world all unto itself. And today, if you're thinking about modeling spatial systems, it makes sense to use a 3D engine. 3D engines are well suited for virtual environments because they can model these high-level behaviors while still supporting fine-grained details. But 3D engines were never designed for scaling out to multiple compute nodes. So developers are left with a choice. They can either limit the size of their simulation and run it on a single piece of hardware, or they can spend a lot of time and effort toiling over complex, messy systems to scale out and have the simulation run on the 3D engine. So we knew this was a trade-off that customers should not have to make. So today, I'm very excited to announce AWS SimSpace Weaver, a new managed service for running large-scale spatial simulations. Wow. With SimSpace Weaver, you can run large-scale simulations without being constrained by a single piece of hardware or having to manage the underlying compute, memory, or networking infrastructure. And this means developers can spend more time building and understanding their simulations and less time deploying and scaling them. Once you design your simulation, Magari risolvono il problema della galleria you quando entri in galleria con la Tesla che si blinda ancora oggi. Behind the scenes, SimSpace Weaver automatically distributes spatial simulation across the 3D engine, spreading the areas of the world across multiple EC2 instances. So SimSpace Weaver enables objects to move seamlessly from one instance to another as they move across different areas of the simulation, enabling expansive worlds without sacrificing the details of 3D objects with real-time interactions. SimSpace Weaver integrates with the most popular 3D engines like Unreal Engine, Unity, and even custom simulation engines via the SimSpace SDK. With SimSpace Weaver, you can stay focused on building your simulation code and creating the content to fill these expansive worlds instead of managing infrastructure. Whether you're using the power of new HPC instances or scaling simulations with SimSpace Weaver, we're looking forward to supporting all of your simulations at scale, continuing to help you push the boundaries of what's possible. Just like our famous explorers, you need powerful and specialized tools to run each of your application workloads. So whether it's the best price performance for general purpose compute with Graviton, faster and cheaper training and inference with ML, with Trainium and Inferentia, or performant, easy to use HPC tools to do simulation, we are going to keep on innovating to help support all of your extremes. Now, there's one other area of exploration that's even more boundless than space, more challenging than the ocean, more extreme than the Antarctic. I'm talking about the world of imagination. Il metaverso di AWS. Oh, guarda, l'avrei detto io, mi hai rubato le parole di bocca. Io sono proprio curioso di vedere come andrà a finire su quel fronte. Per il momento stiamo giocando un po' con l'Oculus SDK e sotto Unity in azienda, ma più sul fronte tecnologico che nell'ottica di creare qualche cosa. E il lato business effettivamente si fa a fatica, cioè secondo me attrae tanto. Noi abbiamo fatto un paio di demo Però lì si è persa un'occasione lato business, perché con il Covid si potevano veramente fare meeting virtuali dove tu nella stanza vedevi i colleghi. Lì secondo me nessuno ha avuto la visione. non ho visto reali implementazioni, anche il costo, ancora quegli aggeggi costano un occhio della testa.
Secondo Se me vuoi finché fare non di diventano, A meno che non finché hai non diventano il pervasivi. Samsung nel cartoncino. Same parts of the brain that we use to perceive real life experiences. So it makes sense that exploring our imagination can mean taking something we know and then selectively editing it, removing certain constraints. Take, for example, J.M. Barrie's Peter Pan, an enduring tale of the boy who never grows up. It's clearly an impossible idea. We all understand the realities of time's passage. But the fantasy becomes vivid in our minds precisely because it's built on our own experiences of childhood. We tap into those memories, and it brings that emotional resonance to the story. Of course, it's not the only way that we explore our imagination. Sometimes we combine disparate elements or situations together, making something entirely new. A great example of this is J.R.R. Tolkien, a medieval languages scholar. Tolkien rifled through the mythologies of various different cultures and civilizations. Io non commenterò la serie Gli Anelli del Potere. Magical rings can be Ok, attributed to va Norse bene. myths. Rivendell, the elves' home, non l'ho is inspired by ancora... Celtic folktales. Gandalf is often thought to be inspired by the god Odin. And Smaug Hai the dragon from many letto different almeno la folklore trilogia del mythologies. Signore degli In the Anelli? world of Tolkien's imagination, he fused these Il disparate Signore degli symbols Anelli letti e into visti. powerful and Questa nuova enduring no, series non of ho tales ancora that inspired so many, avuto including Prime Video's own series. tempo. Diciamo che Finally, ci exploring the sono imagination is often a tante collaborative effort. discrepanze. Preschoolers play spaceship or house, Quindi reacting to più one tu another as the game sei progresses. People come affezionato together and a generate better ideas Tolkien, than any one person could. più questa Creativity serie ti thrives sembrerà in un po' company of altro. other imaginative explorers. Visivamente bellissima, And now, with ok? online immersive games and virtual Però reality, altro. we E non can mi sto literally go riferendo to a imaginary worlds, chi ha becoming rotto le different scatole characters, perché interacting c'è with each other and sharing adventures. l'elfo nero, cioè di Technology has changed colore, how we can explore tutte our quelle imagination cose, together. chi se We ne, are cioè no longer restricted lasciamo by proximity to one another. che certe Now the polemiche world le of one Quindi c'è un po' another di facciano. political all corretto come out sto to play. giro. No, vabbè, ma Now we know AWS customers are quello exploring their ok, imaginations every quello single day. ok, And we know this va because you benissimo, invite cioè us in turn to help turn your dreams non è un into problema, reality. chi se ne New frega. ways to remove È constraints, proprio to make sense of che disparate ci sono information, cose collaborate to enable della even more trama innovation. che lo It's our rendono job poi to deliver on that. inconsistente con Let's quello che start with the first one, removing leggi constraints. quantomeno Now, nella this has been a focus trilogia. of the cloud from the very beginning. E sono We presi enable un customers po' to tante grow and licenze shrink their poetiche infrastructure come instantly, se tanto securely, quello che avviene reliably. dopo non avvenisse, evidentemente. Now Ma non customers dirò want to altro. remove constraints in important business functions, such as contact centers. Stavi introducendo uno Contact centers used to spoilerone, be dopo... expensive to manage and No, input. no, You infatti had to invest in non complex entro proprietary in hardware alcun and systems that punto della locked into trama, upfront episodi, pricing zero. couldn't easily scale. Guardatelo, Amazon Connect poi changed this. ne riparliamo tra di Setting noi. up a scalable, cost-effective contact center in the cloud is now as easy as a few clicks in the AWS console, and agents can Quando begin parlano taking di calls Connect io in penso minutes. sempre You can il onboard servizio agents di Amazon quickly che from ho any più location, scale sottovalutato up and e down, invece ha leverage funzionato. out-of-the-box Non machine l'avrei learning mai e features, poi mai detto only che take serviva a the time that qualcosa agents e are invece interacting with effettivamente customers. funziona e The impact tanti for our clienti lo customers E dicono. has been invece... amazing. Ma guarda, una Today, Ma delle... comunque è thousands of proprio il customers business use model Connect to support more than 10 million interactions per day. News Corp deployed Connect in just 3 weeks. No, vai Raffaele, non Dicevo, è volevo proprio il interrompere. business model in Escalation calls that AWS. are answered in less than 1 In minute AWS il business by model è 50%. tu cliente vieni, mi dici qual è il Priceline problema, mi dici qual è il enabled more prodotto than che noi abbiamo 1,000 che agents magari to per work te from non va home bene e il overnight. prodotto viene spinto, The viene, sophisticated capabilities entra in of un Connect backlog help you diverso, provide al great contrario di customer altre service at aziende, scale, senza fare nomi, che empower vengono da agents, te cliente e ti operate dicono more guarda efficiently. che il modo che lavori è sbagliato, Today, I'm prendi il excited mio to announce prodotto, cambia il 3 modo di new lavorare perché il mio capabilities prodotto non from è Connect flessibile. to È help proprio un remove business even more model constraints. al contrario, no? Come First, we're come introducing viene new spiegato sul forecasting, libro Working capacity Backward. planning, and scheduling Tu- capabilities to help contact center managers. Quindi questi prodotti come Connect probabilmente Very nascono helpful da una necessità di clienti che to help them optimize agent schedules and ensure that they have the right agents at the right time. Second, we're previewing new agent performance management capabilities in Contact Lens, Connect's real-time analytics. These reduce the time that contact center managers spend identifying performance issues
and helping to coach agents. Quando non è il cliente che lo chiede, è Amazon che li usa, quindi è Amazon che fa da cliente. So they can E resolve già issues even faster. vuol dire che funziona, no? È un po' come Vabbè, l'host che mangia quello che cucina. S3 e S2, no, ma certo, ma S3 e S2 nascono nel 2006 dal team di Amazon, no? Avevano bisogno di un servizio dove fare upload dei dati e quindi da lì hanno detto creiamoci il cloud nostro. One is supply chain. Supply chains involve coordinating complex global networks of suppliers, parts, manufacturing sites, distribution facilities, and transportation providers, all while trying to deliver the right goods at the right time at the lowest cost. And the last 2 years have highlighted the importance of supply chain resilience, from baby formula shortages to ships circling ports unable to unload. The disruptions have been widespread and deeply felt. Addressing supply chain issues around inventory is especially critical. Businesses need to plan for supply chain disruptions, respond rapidly to ensure the right levels of inventory are available, and keep costs manageable. Managing inventory requires accurate and up-to-date visibility into your supply chains. And to get a complete view of inventory and of your supply chain, you Chi need to meglio build di custom Amazon non sa integrations questo. to collect and process data across a vast array of ERPs and supply chain management systems. Now, this can introduce expensive consulting engagements, long-term development cycles, complex ongoing maintenance, and the scale and the complexity of the data makes it really difficult to analyze and reveal problems in real time, forcing you to make decisions on outdated or inaccurate information. Even when you have identified the most impactful problems, you still need to figure out the best actions to take to solve issues, like rebalancing your inventory quickly. For example, you might discover a potential stockout at your facility, but without a complete picture of your supply chain network, you have no idea which facilities might be able to help transfer inventory. So you might resort to a bunch of emails or calls to other facilities to resolve the issue. Now, over the past 25 years, Amazon has tackled many of these problems and answered a lot of these questions for ourselves. And many AWS customers have asked us whether we could take Amazon supply chain technology and AWS's infrastructure and machine learning to help them with their supply chain. So today, I am thrilled to announce the preview of AWS Supply Chain. Oh, qui siamo a una carrellata di nuovi prodotti oggi. AWS Supply Chain is a new cloud application Questo è molto that improves supply interessante. chain visibility, Ce l'hanno chiesto un delivers paio di actionable Quindi clienti. qui insights to penso help che customers mitigate la domanda supply chain originale di risks Andrea di and lower costs. quali settori With venivano AWS toccati Supply oggi, un Chain, po' you ce get a l'abbiamo la unified view of your risposta. supply chain data, Direi proprio di sì. recommended actions, and built-in collaboration capabilities so you can react quickly to unexpected issues. Let me show you how it works. First, with just a few clicks, you connect your supply chain data from SAP, EDI, or other sources like warehouse management or order management systems. Then AWS Supply Chain automatically sets up a data lake using ML models that have been pre-trained to understand, extract, and transform disparate, incompatible data into a unified data model. Since you don't have to manually map data fields, this can be done in days versus months. E una live demo così io non l'ho mai vista in un annuncio ufficiale. Mi vuol dire che ci stanno puntando veramente tanto. È bello vedere l'ecosistema che lo vedi, ti ripropone servizi di mezz'ora prima nello use case del manufacturing. In transit or potentially at risk at a particular location. From here, you can get started by creating a watch list, and that's going to automatically alert you when there's a potential stockout or overstock of apples in the Southeast. AWS Supply Chain uses machine learning to predict lead times based on your prior purchase orders, on shipping history, on product attributes, on vendors, and on locations to highlight potential risks. Here you see a new stockout risk for Honeycrisp apples in Atlanta. So you can go ahead and move that to review in order to look at the details.
Supply chain automatically evaluates, ranks, and shows various rebalancing options that you can take. Recommendations are scored by the percentage of risk resolved, by the distance between facilities, and even by the sustainability impact. Mi piace anche come lo stanno presentando, cioè un machine learning che aiuta l'utente e l'utente poi dice sì, questo è vero, no, questo non c'entra niente. Cioè è un machine learning a un IR supporto. pico di steroidi, lo chiamerei. Esatto, perché sennò poi diventa sempre che il machine learning è la soluzione a tutto, che non è vero. Esatto. La combinazione invece dei due è molto interessante. Se c'era anche la funzionalità CRM, era davvero interessante, vedere. Ma pensando alla, chiamiamola, collaborazione che c'è con Salesforce, che si può fare il deploy di Salesforce e SAP, perché come... Sì, ma c'è proprio una specialty certification che è far girare SAP su AWS, quindi anche con SAP, cioè... Esatto, che è per dire che forse un CRM può arrivare da quel fronte, quantomeno all'inizio. È vero che c'è SAP, però SAP rimane sempre un mondo a sé stante, no? Mentre Salesforce anch'io lo vedo molto più integrabile e facile da agganciare a queste cose. Lungi da me sponsorizzare SAP. Sono stato gentile stavolta. No, devo prendere gli antistaminici se vedo SAP, quindi no, assolutamente. Complex requirements take months to develop. And once you've built a clean room, you have to continuously update the data, all the while meeting requests for new collaborators and data types. Imagine if it could just be easier. Well, today I'm excited to announce AWS Clean Rooms. AWS Clean Rooms is a new service that allows companies and their business partners to securely analyze and collaborate on data sets without sharing or revealing the underlying data. The service makes it easy to create clean rooms in minutes. You don't need to move data out of AWS or load it into another external tool. AWS Clean Rooms just reads data where it lies and applies the right restrictions to help you maintain control over your data with an advanced set of privacy-enhancing controls. Siamo nel mondo GDPR adesso? Non riesco a capire. Infatti è quello che mi preoccupa, nel senso, come fai a nascondere i dati prima di Tokenization. Ho visto un talk a riguardo. Sì, farla automatico, nel senso, è una bella difficoltà. For example, I have data in my loyalty program, and you have data voilà, on marketing ad click con gli behavior. analytics. We can use AWS Clean Rooms together to bring it together and generate new insights that neither one of us could achieve on our own. With these insights, we can produce even more relevant ads while maintaining privacy for everyone. To get started, brands and media publishers use the Clean Room console or the API. Quindi non so chi sei, ma ti faccio vedere l'advertisement che... Just a few clicks. So instead of spending months of development time to customize the types of queries and restrictions you need to allow partners to run in clean rooms with you, you have built-in analysis that helps you define how data can be joined and analyzed for use cases like ad measurements or attribution. Now, another challenge that companies face in this situation is that their data relating to any one customer is spread across a range of channels and data stores, and it's really challenging to link it all together to get a single view of any one customer, so you can understand that customer and take relevant action. So next year, we're going to be adding identity resolution, which helps companies match and resolve disparate records into a single complete view of a customer without the need to build and maintain complex solutions or to share the underlying data. So together, AWS Clean Rooms and identity resolution is going to make it easier to incorporate more insights about customers and take relevant, targeted actions while protecting customer privacy. Another area where the cloud is helping companies bring Interessante, data però together come diceva il is collega, healthcare.
Quando si parla di In GDPR this area, it's fa even sempre un po' changing paura lives. queste cose From qua. drug discoveries to insurance efficiencies and hospital bed allocations, healthcare and life sciences organizations have an unprecedented opportunity now to use technology to reimagine healthcare. Like many of you, I've had people I care about impacted by cancer. And I think we're all aware of the incredible toll that cancer treatments take on patients. One company that's working to change that is here with us today. So I'm really honored to invite on stage the CEO of a groundbreaking startup to tell you about what happened when they began to imagine. So please welcome to the stage Liz Homans, CEO of Lyell Immunopharma. Thank you, Adam. Lyle is so excited and so proud to be here today. Good morning, everyone. I'm going to kick us off with some interesting, if sobering, facts about cancer. Onestamente non conosco il marchio, probabilmente Stati Uniti invece That means just statistically based on the size of più this noto. room, 2,000 of us will get cancer. Però di sicuro la On the flip tematica side, è 250 of us are already cancer quantomeno survivors. interessante. But even if you're able to avoid getting the disease in your lifetime, you'll probably still have intimate knowledge of it, because 90% of us will take care of a loved one with cancer at some point in our life. Now, the biotechnology industry is making progress in developing new therapies for cancer. And cell therapy is the next frontier. And what that means is we use your body's immune cells to make new, effective medicines. Now, you may be surprised to hear that some blood cancers, like lymphoma, can be completely cured with one dose of cell therapy. Now, that's something that was completely unimaginable 10 or 15 years ago. The problem is that most cancers aren't blood cancers. In fact, 90% of all cancers are solid tumor cancers, like liver, lung, colon, and ovarian. And for these types of cancers, cell therapy has not yet been successful. 4 years ago, we founded Lyell to change all of that. Now, I'm going to give you just a 30-second biology lesson here. You might be surprised to learn that when your T cells are trying to fight off a solid tumor, they actually become exhausted. And that is a scientific term. The tumor is so clever that it actually pushes the T cell into this dysfunctional state. It's no longer potent, and it can't actually eradicate the cancer. But at Lyell, we have genetic and epigenetic reprogramming technologies that allow us to endow entire populations of T cells with the ability to resist exhaustion, which means they maintain their functionality, they maintain their potency, and they maintain their cancer-killing ability. And we are testing those T cell therapies in the clinic today. So how does that actually happen? How does that start? Well, it starts with a patient, and that patient gives us their cells. So they're trusting us with their cells. And I think from the patient perspective, it's probably, don't lose my cells or don't mix them up with somebody else's. But from our perspective, it's actually much more complicated. We need to take those cells, we need to transport them across state lines, get them to a manufacturing facility where they're moved around lots of different rooms. We have to apply our reprogramming technologies, then we have to check them once, twice, 3 times, make sure that they adhere to every regulatory spec that we're bound by, package them all up, get them back across state lines, and then reinfuse them into the patient as medicine. So this is an incredibly complex process, and we knew we needed to be able to control all of the details. So we built our own manufacturing facility, the Life manufacturing facility. And given the complexity of the process and just the massive amounts of data that cell therapy generates, we knew that AWS was the obvious choice for a strategic cloud provider. And together, we've implemented digital technologies and cloud infrastructure that really form the backbone of this facility. We believe that the Life facility is the only cell therapy facility to benefit from AWS's deep knowledge of Internet of Things, cloud infrastructure, and advanced analytics. Now, when we first started working with AWS,
we knew that we would benefit from the deep resident expertise in the healthcare and life sciences team. But we also got ready access to a broad array of partners. And this really helped accelerate the build of the life facility because we were able to rapidly integrate multiple complex systems. So I'd like to spend just a minute talking about how we worked with AWS. What you're seeing here is a vastly simplified version of the patient journey. These are all the steps that I discussed here. Questo è veramente un settore nel quale non mi è ancora veramente mai capitato di dover operare. Quello sanitario è di una delicatezza incredibile, con delle sfide importanti che permettono di fare la differenza. Sì, anche per quanto riguarda i dati. Torna di nuovo all'argomento dati. Certo. Però è incredibile, pensavo prima, no? Come poi AWS stia diventando il cloud come in generale, dall'essere qualcosa di quasi per gli sviluppatori inizialmente, inizia a diventare qualcosa di veramente general purpose, dove puoi guardare qualunque settore, appunto dallo medico al manifatturiero. Sì, dobbiamo, soprattutto noi tecnici, dobbiamo imparare a slegarci un po' dal concetto di cloud esclusivamente come piattaforma tecnologica, qualcosa dove noi deployiamo risorse, no? Perché cloud oramai è giocare in cloud gaming, cloud è che Netflix esiste e tutti Netflix-like, quindi Prime, Disney Plus. Quello è tutto cloud. Quindi forse serve qualche io direi un grazie Covid che comunque nella sua cattiveria ci ha aiutato a spingere queste tecnologie, perché con 2 anni di remote working le aziende hanno cominciato a vedere le potenzialità di avere l'azienda su cloud e non in un data center. And this is a centralized location within the manufacturing facility. C'è ancora chi parla di lock-in, però un po' sta cambiando la mentalità. No, c'è un'altra brutta moda, cloud agnostico. Nel senso che io faccio qualcosa che è cloud agnostico, sto più avanti. Vabbè, ma lì è colpa di Terraform, lì è tutta colpa, io attribuisco la colpa a loro. Ma sai, in alcune riunioni chi mi conosce nelle riunioni interne, Claudio, adesso dico una parola, però non ti arrabbiare. Cominciano così. Terraform. No, agnostico. C'è la battuta di Ian Cui che a me è sempre piaciuta, no? E dice: mentre tu stai costruendo il tuo cloud agnostico per paura del lock-in, qualcun altro, tipo il tuo competitor, utilizzando serverless, ha già tagliato fuori dal mercato prima di qualunque eventuale lock-in. Ma infatti, perché l'unica cosa che puoi fare di cloud agnostico sono le VM, perché se tu guardi un Azure Function con CosmoDB e una Lambda con DynamoDB, cioè non credo ci sia una riga di codice che tu ti puoi riciclare, che vuol dire, ma forse la classe del document che metti nel database, che è JavaScript, fine. It's just incredible to think about how patients' own T cells can be used to eradicate the tumors. And I just can't wait to see what's going to happen next. And we're honored that you're partnering with AWS. Andrea, ci vuole un progetto NSK Cloud Agnostic. Lo metti in roadmap. Ma ogni volta che si dice Cloud Agnostic un unicorno muore. In fact, if you look at the innovation happening in healthcare, so much of it is enabled by the cloud. Però
ti stupirò un pochino, ma dai un'occhiata su GitHub al mio progetto MERP, poi ti mando il link, secondo me ti piacerà. Io sono un grande fan di NSK, ho imparato a scrivere codice con la prima versione su Access. Tieni conto che MERP, che My Micro ERP, è provare a creare un micro ERP seguendo DDD, Secure S, Event Sourcing, con sorgente AGPL su GitHub. Prova a guardare con uso SQS per far comunicare la parte di front-end del back-end, quella che riceve le richieste agli endpoint, e buttare verso il back-end dove ho delle saghe che prendono i comandi, li eseguono, denormalizer e quant'altro. You need a way to store omics data that's cost efficient and easy to access. And you need to scale the compute across millions of biological samples while preserving accuracy and reliability. You need specialized tools. Abbiamo Fabio che dice che lui è Kubernetes agnostico. Questo è proprio next level. And all of this data is very personal. So you need to keep it safe, you need to keep it secure, and it has to be compliant, all while enabling researchers still to collaborate and share results. Difficult problem. And that's why today I'm very excited to announce the general availability of Amazon Omics. Omics is a purpose-built service to store, query, analyze, and generate insights from genomic and other omics data. Omics is designed to support large-scale analysis and collaborative research. You can store and analyze genome Non so data voi, ma questo è veramente totalmente fuori dal mio Once your scope. data is in omics, it's easy to analyze Sì. the services such as Questo è solo Ground Fruit, For era example, più o you meno. could combine the genetics Io data, umilmente I mi can tiro say this, indietro. the genome data of individuals in In omics realtà con with other B medical Sharp history from Amazon Health Lake abbiamo to implementato enable una multimodal piattaforma che analysis, faceva and then train compute per machine learning genomics, models with ma in realtà era SageMaker una to predict normale disease piattaforma HPC, predisposition or lasciatemi the dire, cioè nel senso che efficacy sotto of c'erano drugs. grosse macchine You can che also facevano bring your genomic own custom computation. workflow Poi che density dentro era tools, genomic and Omics computation will o take c'era your scientific qualcos'altro, analysis and run it with chi lo just so, a few era clicks, un po' a enabling you to distance transform chiaramente per biological abbassare i data costi. into Però il patient-level servizio managed effettivamente ci sta. And Omics comes with built-in capabilities Comunque è tutto to support incentrato sul machine compliance learning, with quindi security dov'è la mia requirements, developer privacy experience laws, incentrata and sul risk machine regulations. learning? Sono Omics is 2 ore HIPAA che eligible aspetto. and has built-in access control and logging so that you always know who has access to your data, when, and where. Now, researchers and data scientists are going to be able to use Omics to help Ma voi avete provato a giocare con Code building Whisperer? more È personalized veramente therapies, modernizing care for years to come. No. We're proud of the work we're doing è with molto trusted interessante, partners soprattutto to con enable better su healthcare piattaforme tipo solutions in React, such Angular, hugely la parte important areas. Node.js The è future of our veramente customers and interessante. Non ho partners provato su and what .NET, they're non ho ancora imagining is provato. breathtaking. Devo ancora We're gonna keep on provarlo. investing and innovating alongside of them. So there's È molto in bello this quando region, inizi a actually scrivere in most of us come inglese, ad into esempio un contact with almost every paragraph, un day, and commento, that's vedi retail. proprio che ti crea lui la How many frase times have you ever e been in a dici crowded wow, store and the line to pay is so long that you o il just nome want della to bail? funzione, Have you la ever thought to scrivi e lui yourself, ti crea tutto il codice wow, I in wish I base could alla just funzione walk che hai out? messo? Veramente interessante. And now you can. A few years ago, a group of Amazonians started thinking about how they could make the store experience better. And with a combination of computer vision, sensor data, and deep learning, Just Walk Out technology by Amazon was born. With Just Walk Out technology, Ragazzi, io l'ho provato il negozio a Seattle and leave. e non lo freghi. No standing in Non line lo to check freghi. out anymore. Cioè, siamo Hai provato entrati da in italiano, quindi da italiano hai provato. Ti giuro. Voglio sapere cosa hai fatto per... Con le 3 magliette.
Siamo So this entrati in led to 3, Amazon io, One, Daniele a new Bocchicchio simple way e to Francesco identify, Diaz, che è un tuo enter, ex collega, tra pay with l'altro, your palm. Raffaele, Yep, your e palm. abbiamo provato a To identify prendere yourself i and prodotti automatically pay, dagli just walk scaffali, out. a Now you don't passarceli di even need your mano, phone. You can buy an ok? item, E or poi a enter a metterseli venue, just a wave ognuno, of your palm. alcuni passarceli di mano, These rimetterli technologies were sullo first built for scaffale e Amazon Go and alcuni Amazon invece Fresh stores, metterci but now we're nella deploying them with borsa. customers in lots of different Esci places, dal like negozio, Sainsbury's stores in the un minuto e UK, mezzo che sei fuori, stores across notifica, apri airports in the l'app US, e t'ha sports venues messo e like t'ha the Seattle billato Seahawks quello Stadium che ti or sei Texas tenuto. A&M Va University's bene. Kyle Field. Ma di cosa parliamo? Di RFID? Customers Cose are already simili? seeing the impact. For example, the Niente. Seattle Mariners have Tu reported entri, a cioè transaction ti at the Mariners riconosce. store Tu went up entri over nello 3 store, times. I'm going to say that again. l'app 3 times ti after installing Just genera Walk Out technology in Amazon un One. QR code temporaneo, quindi entri dal We're really encouraged tornello, by di customers' fatto initial quello è il success QR with code Just del Walk tuo Out account technology in Amazon, Amazon loro One. sanno chi Can't sei, wait to see how even more customers are going to probabilmente in quel revolutionize the momento shopping ti fanno experience. una foto e vai a sapere So we've just gone cosa through a few of the examples of how riconoscono, se la customers are faccia, anche le reimagining entire industries scarpe, and business functions vai a using sapere. purpose-built E da solutions quel on momento in poi AWS. basta, tu They're entri, è driving proprio free such flow, momentum in this prendi quello area. che ti We're pare, going to non ci continue to sono innovate tag even more here going sopra, forward. Quindi niente riconosce RFID, niente tag, nulla di nulla. So looking at niente. how we explore all of these different Pauroso. realms E that we've looked ripeto, at today ce li siamo teaches passati us di what it mano, takes cioè to io prendo una thrive in cosa, la uncharted passavo a territory, Daniele, see a una and a then me, io la seize rimettevo sullo opportunity. scaffale Customers e constantly tell us poi that this metti is qualche what they need. cosa nella tua The ability borsa, to gain insights across esci, vast and complex davvero, Quindi avete sets of fatto data. tutto l'integration testing per vedere che Confidence to go funzionasse. fathom the ragazzi, depths, sei a prova knowing di that you're clear enough to italiano. withstand the pressure and have the ability to see what's around you. The capabilities to perform in the face of the most extreme conditions. And the imagination to look at the existing and envision unlimited possibilities. We're continuing to hammer on all of these areas, delivering what you need to thrive in any situation. This is the real power of the cloud, how it can help to instill and mature that mindset of exploration, allowing you to transforming how fast you can innovate, creating environments where people come out with ideas, they try them out, and then iterate quickly. Transforming how we think about failure, removing penalties, freeing people to try bigger, bolder, better things. Transforming how you make decisions, putting data at the center of decision making, which is revolutionary for most organizations. Ultimately, transforming culture as your organization becomes more innovative, more agile, more able to make great decisions. We are so passionate about what we do at AWS because we see what you are doing with the cloud. Enterprises look to the cloud to innovate in ways they haven't been able to do before. Entrepreneurs bring their dreams to the cloud and change the future. Governments rely on the cloud to provide critical services to constituents. Financial services and pharmaceuticals, researchers and retailers, freight carriers, phone carriers, NGOs, energy firms, entertainment studios, the list goes on and on and on, all of you transforming your organizations and the world around you with the power of the cloud. Thank you so much to everyone watching, and of course, a big thank you to my guests on stage, and a big thank you to the whole AWS team for making this entire week and today possible. We have an amazing reInvent for you this year, so please go out there and explore it. Thank you. Bene. Per 2 ore, allora togliamo la pre-live, 2 ore di keynote. Complimenti, io dopo 10 minuti di live streaming o di presentation vado già, sono già fuori onda. Allora, c'è Alex Casalboni, almeno in Italia lo conosciamo tutti perché era l'ex evangelista di AWS in Italia col podcast che segue tuttora, e lui si è spostato perché adesso è nel team
che prepara i keynote, tra i quali anche questo. Ma dai, deve E, essere... e all'AWS Summit a giugno chiacchieravamo un pochino e ha condiviso qualcosa del processo creativo, realizzativo che c'è dietro. Ragazzi, è una macchina, cioè è veramente un team grosso tra Ma senza interni, dare... agenzie. Senza dare dettagli posso dirti, non perché ci lavoro, però veramente ho lavorato in aziende veramente grosse, ma sono impressionato dal livello di qualità di quello che trovi Sì. e dal fatto che lavori in un'azienda da 1,5 milioni di persone, ma in qualsiasi momento tu hai il tool, l'informazione, la trovi subito, cioè non è quel posto, io ho lavorato in banca enterprise dove ci mettevi 2 settimane per trovare la pagina internet per capire come ti do l'IBAN perché ho bisogno del salario a fine mese, il primo mese di lavoro. Su Amazon no, hai veramente, c'è un livello organizzativo dietro che è chapeau, chapeau, chapeau. Sì, sì. È tutto Il vostro strutturato in un onboarding, modo... il vostro onboarding è famoso, nel bello Io e nel sono male. ancora, ho iniziato il 1° di ottobre e sono ancora nell'onboarding e andrà avanti ancora e per me community person è una cosa fantastica, cioè studi, fai public speaking, fai POC delle loro tecnologie, è stupendo, cioè per un entusiasta delle tecnologie, forse 10 anni fa sarei stato H24 con un onboarding così, eh? Adesso incomincio ad accusare i 45, quindi H24 anche no, poi ho anche il figlio che Signori, reclama. abbiamo l'inviato finalmente. Oh, chi c'è? Simo! Ciao a tutti, mi Simo! sentite? Ciao, sì, ti Mi sentiamo. Simo è sentite? da Las Vegas. Allora, raccontaci un po', dici l'atmosfera che Non ci Gli mi respira. sentite? swag! Quanti swag sei riuscito a prendere? Vediamo, vediamo se il wifi quanta è. Il wifi lì è un gran casino, magari deve Ma togliere il in, video. in questo punto sembra che il wifi mi sia congeniale. Mi sentite bene? Sì, vai. Sì. Sì. Ok. Ciao a tutti. Com'è andata? Vi siete Cos'è? divertiti? Buongiorno per te? Ah, guarda, non lo so, il mio cervello dice una cosa, lo stomaco dice un'altra, l'agenda un'altra ancora, per cui boh, non lo so, boh. Buon qualcosa. Raccontaci un po', dici il vibe. Beh, keynote bello denso, il 90% delle cose annunciate molto datacentriche, belle diciamo, le evoluzioni sul tutta la suite, diciamo così, di tool dati da OpenSearch Serverless, che è un grande improvement alla Zero ETL tra Aurora e Redshift, molto molto belli. Poi questo finale strano, devo dire, i due servizi barra prodotti che mi hanno colpito, ma contemporaneamente lasciato un po' stranito. Mix posizionamento, sinceramente. Stanno spostando molto l'asticella in alto verso prodotti di più alto livello, no? Adesso c'avevo degli amici che mentre eravamo al keynote mi scrivevano: ma cos'è un ERP? Vogliono fare concorrenza a SAP? Ovviamente non credo nel breve, no? Però insomma si sta allargando tantissimo lo spettro di servizi offerti e banalmente anche per chi prova a commentare diventa complicato, perché devi avere un set di competenze, di conoscenze sempre più ampio, insomma. Quindi bella la parte di security, com'è che si chiama sia il tool di inspection dei container. Adesso ho perso tutti i nomi, scusate, perché ero anche impegnato a twittare live. Guard Duty, credo. L'integrazione tra Guard Duty e KS sostanzialmente.
Poi ce n'era un altro bello che era Security Lake molto interessante. Cioè, E ricorda i Clean nomi, io non Rooms. riesco. Clean Rooms, voglio capire come lo fanno funzionare. Ci sarà sotto qualche sorta di doppia encryption in stile LastPass, però per diciamo, condividere le operation sui dati senza condividere i dati con dei partner, e questo per chi fa il nostro lavoro potrebbe essere molto comodo, perché spesso uno dei constraint maggiori dei clienti è quello, no? Avere un aiuto sull'operatività, ma poi dover dare l'accesso a cose che anche solo dal punto di vista della compliance poi diventa un incubo di scartoffie da firmare, eccetera. Quindi E ho idea di a che cliente già stai pensando. più di uno, però sì, assolutamente sì, sicuramente ci hai presa. Quanta gente c'era in sala a occhio? Oppure se lo sai? Piena rasa, siamo tra i 60 Piena e i rasa. 65. Siamo, scusate, non so, magari è un po' dialettale. Comunque, No, va benissimo. Io ho capito. siamo tra i 60 e i 65k persone, da quello che mi hanno detto. Cavoli. E, Mamma mia. diciamo che siamo tornati ai livelli pre-Covid, perché l'anno scorso era stato molto più ridotto, eravamo intorno ai 25.000, credo, infatti era decisamente più vivibile. Quest'anno in pieno stile reinvent c'è la coda per qualunque cosa. Poi sapete che loro hanno proprio una passione per le code, loro fanno la coda per mettersi in coda, perché la sensazione di coda non è essa stessa una coda. E quindi niente, no, comunque bella potente. Mi hanno detto che è stato un po' deludente ieri sera il Monday Night con Peter De Santis, che invece normalmente è il mio preferito, ma mi hanno detto che tutto il keynote è stato monopolizzato per larga parte da un po' una marchettata di Ferrari. Almeno questo è quello che mi è stato raccontato, io purtroppo non c'ero. Hanno annunciato un nuovo protocollo, non ho capito se ad uso interno, cioè sicuramente ad uso interno di AWS, non ho capito se in qualche modo utilizzabile anche dai clienti direttamente, che si chiama SRT e che utilizzeranno per IBS al posto di TCP/IP per migliorare le performance e la latenza. Me lo voglio guardare poi con calma. È uscita, hanno spiegato una nuova versione del Nitro System, l'hanno chiamata Nitro 5, mi sembra. Anche lì me l'hanno raccontata i colleghi che l'hanno vista, quindi non ho visto i dettagli, però sicuramente quelle sono le cose che a me stuzzicano di più. Hanno annunciato, che l'hanno ribadito anche oggi, una nuova versione aggiornata di Graviton 3, specifica per workload di high performance computing. E poi ho visto un po' ai boot qua di AWS, ho visto un po' di hardware che non è hardware nuovo, credo, che hanno annunciato, ma sono hardware che negli anni scorsi non avevano ancora fatto vedere, quindi poi appena ho tempo vado a curiosare. L'anno scorso era stato molto bello vedere l'ultimo modello di loro router di frontiera. Praticamente il router era piccolissimo, aperto, con dentro un ASIC grosso come un portafoglio, un poco meno, come una carta di credito, però siccome lo switching era a un livello di banda, adesso non ricordo i numeri, ma qualcosa di fantascientifico, l'alimentatore era grosso 10 volte lo switch, perché chiaramente arrivando a quei livelli di switching ciucciava una corrente micidiale, ciucciava 12 kW mi sembra, un singolo switch da un'unità rack. E ieri oggi ho visto che ci sono un po' di cose, cioè ci sono un paio di outpost e un paio di wavelength sparsi in corridoio, nei vari piani qui del Venetian. Andrò a cercarli e posterò qualche foto. Posta una foto di uno snow cone, perché è un qualcosa di mitologico. Snow cone è questo appliance che viene dato ai clienti per fare upload di terabyte di dati, e poi l'appliance entro 5 giorni arriva nel data center AWS e viene scaricato all'interno di S3. Però Abbiamo perso Raffaele.
Ha un wifi piuttosto ballerino, ci ha detto. Quindi Simo, gasato? Cioè, ti ha dato vibe? Ma allora, mi ha dato tanti spunti di riflessione, come vi dicevo, sicuramente questa sul posizionamento, questo nuovo posizionamento che stanno prendendo su prodotti che sono sicuramente cloud-based, ma sono nell'universo SaaS, no? Voglio Certo. dire, c'è sempre molta più distanza dai building block. Non si è parlato quasi di building block oggi, che invece è quasi sempre stata il refrain, no, di tutti i reinvent. AWS si è sempre presentato come noi ti diamo i building block e poi c'è sempre questo leitmotiv dei builders, no? Sempre considerato builders. Ieri parlavo con delle persone del management di AWS e anche con degli analisti. Adesso si dice che si considera finita la prima wave del cloud, che era quella dei builders, e adesso si punta ad adopters più chiaramente enterprise, più maturi, più lenti, eccetera. Quindi secondo me si spiega anche così l'avvento di questi servizi sicuramente più comprensibili e anche più intriganti magari per dei C-level e meno per degli smanettoni. Certo, va anche detto che in una ottica e logica di crescita, quello è proprio un fronte totalmente nuovo sul quale andare a crescere. Sicuramente sì, come dicevo prima, diventa anche una sfida per noi, perché finché si tratta di commentare feature aggiuntive, funzionalità avanzate di servizi che comunque si pongono tra lo strato di pura infrastruttura e lo strato software, lo strato di gestione dei dati, comunque sono cose che per noi tecnici sono più o meno friendly, chiaramente richiedono comunque una visione molto broad e una competenza molto orizzontale, ma ci stiamo. Mano a mano che si sposta verso questi temi, per chi fa il nostro mestiere di consulenti, diventerà sempre più complicato dare delle risposte ai clienti, perché voglio dire, detto proprio fuori dai denti, io di supply chain non so niente di niente, e magari adesso arriverà un cliente a chiedermi com'è AWS Supply Chain? Certo. È una bella sfida, non so cosa ne pensi, Claudio. Mi chiedo anch'io che fare, perché la grande azienda di Capgemini ha i propri acceleratori, no? E adesso che fai? Vendi l'acceleratore di Capgemini sulla supply chain? Ne parlavamo internamente l'altro giorno, o vendi la soluzione di Amazon? È anche una bella sfida per la grande azienda. Chiaramente devi differenziare la tua offerta di acceleratore dal AWS supply chain o integrarla. Però insomma vuol dire che anche le grandi aziende un po' di pensiero ce le devono fare, dico le grandi aziende di consulenza. Certo. Sì, la grande azienda deve trovare il modo intelligente di far convivere una proposta già esistente con quella del cloud provider, che comunque è lì. Poi magari non tutti i servizi saranno lì per rimanere, alcuni magari saranno dei mezzi flop, però sicuramente faranno rumore commercialmente parlando. L'azienda più piccola come noi invece avrà il problema di sviluppare eventualmente, poi bisogna ovviamente prendere delle decisioni strategiche, ma eventualmente di sviluppare competenze che non sono più propriamente competenze puramente IT o comunque puramente tecnologiche, ecco. Certo, sì, sono assolutamente d'accordo, e sono anche curioso di vedere come il mercato recepirà questo tipo di offerta nuova da parte di quelli che prima erano percepiti come hyperscaler. Ti do l'infrastruttura sia grezza, sia con servizi a valore aggiunto, pensiamo anche soltanto ai Textract o Cognito e quant'altro, no? E adesso invece arrivi a roba a grana molto più grossa, cioè questi sono feature, non sono servizi. Io ragazzi vi chiedo scusa, ma come No. avevo detto ad Andrea, ho i minuti un po' contati perché sono un sacco di impegni, quindi vi devo salutare. Vi lascio l'ultimo insight, che mi sa che voi dallo streaming non l'avete visto, perché credo che la trasmissione sia iniziata dopo, e mi spiace perché quest'anno tantissima roba. La band che ha suonato in anteprima in attesa del keynote, c'era una cover band australiana super rock, ha fatto un sacco di pezzi anni 80, e mi spiace, ma
anni luce meglio dei DJ Truzzi che piacciono a Werner. Qua lo dico proprio in maniera molto poco politically correct. Abbiamo fatto giusto in tempo a sentire la parte finale di Sweet Child of Mine. No, quella Sweet Child of Mine era una musica d'ingresso che ha messo Adam, tra l'altro bello low profile l'ingresso, ha fatto questo filmato super epico col Signore degli Anelli, una roba veramente, no, ha fatto un ingresso pazzesco, molto meglio. L'anno scorso si vedeva che era un po' impacciato secondo me, quest'anno ha fatto un ingresso veramente da rockstar, ma prima, e mi hanno detto i colleghi che lo stavano seguendo in streaming, che in streaming non l'hanno trasmesso, c'era questa band veramente fighissima e insomma è stato molto bello. Va benissimo, Simo, grazie davvero perché ci hai fatto da inviato dal campo. Fantastico, mi spiace per la comparsata rapidissima, ma veramente qua un casino. Tra l'altro nel frattempo cercando un punto dove il wifi prendesse non ho neanche ben capito dove sono finito, quindi adesso devo ritrovare la strada. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie Simo, ciao. Ciao, ciao. Allora, io ho cambiato 3 device, mi sentite se parlo? Sì, ti sentiamo benissimo. È morto il Mac, è morto l'iPhone, sono passato al Surface, vediamo. Tu pensa. Beh, davvero, 2 ore di keynote. Cose interessanti. Una keynote, devo dire, una keynote molto diversa da quello che si può dire la keynote developer experience. Qui era una keynote più business oriented, secondo me. Sì, con degli elementi, non dico tecnologici più che tecnici, nel senso che ti sono state presentate tecnologie e servizi, però sempre nell'ottica del manager, del decision maker e quant'altro. E poi molto, molto Amazon oriented, con questi numeri, con queste cifre esatte. Sì. Assolutamente. Toccherà studiare questi servizi. Vabbè, è la vita che ci siamo scelti o ritrovati dal punto di vista del aver capito che è quella che ci piace, no? Vai a sapere se l'hai scelta. Io ho l'esempio a casa, mia moglie si è convertita da sales a sviluppatore full stack un anno e qualcosa fa, e adesso lei lavora con React e sto cercando di portarla nel mondo serverless Node.js, e lei lamenta il fatto, mi dice, ma è possibile che... Cioè io pensavo di studiare JavaScript e poi finiva lì la storia, ho detto no. Poi ci sarà TypeScript, poi ci sarà React, poi ci sarà Angular. Certo. E questa è una di quelle cose che da fuori è davvero complicato comprendere. Sì. Da fuori rispetto al nostro lavoro, quindi è una continua rincorsa. È che io non l'ho mai visto come un peso. Per me è il non giocare 2 ore alla PlayStation, io 2 ore ho Visual Studio Code aperto e provo a smanettare qualcosa. Penso che sia poi una cosa comune a tutti noi. Io non ho mai sentito il peso. Sento il peso se devo fare governance. Quando devo fare governance, lì davvero diventa pesante. Però no, credo proprio che sia una cosa, sì, un po' come il musicista, no? Che spende ore con la chitarra, non sente il peso di suonare lo strumento ore, credo sia uguale per noi. Ah sì, assolutamente, anche perché altrimenti non potrebbero andare in tour dove ripetono 100 volte la stessa set list più o meno in un anno, quindi un giorno sì, 2 no, o anche uno sì, uno no? Quindi quando ti piace, quando hai la fortuna di incontrare qualcosa che ti piace e trasformarlo la tua quotidianità, al netto di tutte le rotture di scatole, perché sì, poi ti può capitare il timesheet da compilare, o ti può capitare di dover scrivere un documento, ok, però sì, io a tutt'oggi quando... Sentiamo Claudio, vai un Claudio. PowerPoint.
Il Che è la cosa, PowerPoint. è la Ma- cosa peggiore che puoi chiedere a uno sviluppatore. Fammi un PowerPoint, o un DevOps, ecco, fammi un PowerPoint, e quello poretto muore lì in quel momento. Sì, vabbè. PowerPoint, purtroppo devo dire che il PowerPoint c'è ovunque. Non ho ancora trovato un'azienda, compresa quella dove lavoro ora, che non utilizzi PowerPoint. A un certo punto il PowerPoint, e da SA, da software architect, penso che il PowerPoint sia purtroppo una cosa che Io, arriva. io al massimo ti do il Draw.io, poi te lo fai tu il PowerPoint. Ma io Non so- uso Droio, lo uso tantissimo. In Amazon c'è anche molto whiteboarding, quindi noi facciamo sessioni di live streaming Mhm. con clienti o con altri colleghi dove si fa il vero whiteboarding, che è una Sì. cosa che, Bellissimo, no, assolutamente. credimi, se fai anni di Droio, quando ti ritrovi 3 colori su una whiteboard e non c'hai l'undo, quindi devi fare la riga dritta, devi fare le icone o comunque dei simboli che rappresentino il servizio, diventa interessante. Da AWS Instructor amo tanto ancora il whiteboarding. Ma secondo me il whiteboarding con i clienti, quando si fanno discorsi di architettura, ma anche di roadmap, non c'è nulla come il whiteboarding, perché è molto interattivo. E comunque hai le pause, hai momenti in cui... Niente, comunque, niente Code Whisper, io lo consiglio a chi sia ancora collegato, scaricatevelo, è gratis, è bellissimo, vi scordate di scrivere codice, perché dopo un po' lui incomincia a capire cosa state scrivendo e prende l'iniziativa, lo scrive lui. Io l'ho provato un po' con JavaScript su cose tipo, crei una funzione e gli dici... che so, l'utente disattivo e poi gli passi l'oggetto utente, lui capisce che c'è la proprietà isActive e ti crea un filter o un map e ti fa il return di quello dove isActive equal false. Fa tutte queste cose qui. Funziona in inglese, quindi se scrivete i metodi delle funzioni in italiano non credo che Code Whisper riesca a Certo. interpretare. Sì, sì, da Invece, provare. tornando al Summit, anch'io vedo un'evoluzione tanto di Amazon. Al Summit, al reInvent, Al questo non è keynote. Summit. Al keynote, scusate, la stanchezza comincia a sentirsi. Vedo l'evoluzione, in realtà vedo anche come l'evoluzione, anch'io partiva da sviluppatore, no? Poi ultimamente il codice che scrivo è sempre poco, anzi lo uso per rilassarmi. Ah, che bello, devo scrivere un po' di codice per mezza giornata, ma una giornata è impossibile. Però vedo anche Amazon che fa lo stesso switch, no? Che passa da ti do i building blocks, aiuto gli sviluppatori a arrivo una RP. Quindi un po' seguo l'evoluzione di Amazon dal punto lavorativo mio, no? Nel senso che mi trovo bene in questa evoluzione che sta avendo Amazon perché mi piace ancora sviluppare, però mi piace ancora anche vedere un po' più alto livello quello che effettivamente vuole l'azienda a livello business e che ancora non pensano poi sotto qual è il codice, no? Perché se arrivi a quel No. livello un po' devi parlare un po' più col business, in un certo senso. Poi è Ecco, chiaro che io anche lo l'unica cosa sviluppatore... è allora, l'unica cosa sul quale dico sempre va preso con le pinze, è un po' come si diceva, va preso con le pinze l'ORM tanti anni fa, no? Certo. Cioè, l'ORM aveva e ha tutt'oggi la sua nicchia, no? Non ci fai i bulk insert, per favore. La stessa cosa qui per il machine learning. Io vedo l'utilizzo di machine learning sulla digitalizzazione dell'azienda, assolutamente, su calcoli, su le frodi online, su tutte queste tipologie di use case, assolutamente. Però attenzione, perché poi lo sviluppatore, la prima cosa che fa domani, va sull'account AWS e dice fammi vedere un po' cosa posso fare con Textra, comprende. Poi ci sono tutti i servizi bellissimi che funzionano veramente bene, ma che paghi a pagina. Quindi hanno un loro... anche SageMaker è un mostro. Con SageMaker puoi fare veramente cose complesse, però ha un suo obiettivo, cioè non ci metti nell'e-commerce il machine learning, quindi anche lì poi sta, secondo me, all'SA spiegare al team, ragazzi, sì, bellissimo, però un pochino out of scope per il nostro progetto.
Ma torniamo al discorso che la tecnologia non va usata a sproposito e comunque da fancazzisti o anche soltanto persone che vogliono vivere alla moda e quindi se è nuovo va usato e basta, è difficile proteggersi È perché difficile. tanto spesso gli SDK sono a distanza di un package manager, il che significa che sono a portata di sviluppatore. Mentre questo per Raffaele, mentre per quanto diceva Claudio, che poi si ricollega a quello che diceva prima anche Simo, questo allargamento della value proposition sia su servizi molto di nicchia, quindi da parte di genomics alla fine, sia su addirittura feature, ovviamente rende improbabile riuscire a poter star dietro, quindi cioè, già il tuttologo non è un grande mestiere, è ok, però fino a un certo punto riesci a essere a T, no? Allarghi tanto e su alcune cose sei anche profondo, ma quando l'offerta diventa estremamente varia per tipologia, servizio o feature, addirittura, e per settore, cioè vado dalla supply chain alla genomica. Se non è il tuo dominio, non è il tuo dominio, cioè se non hai mai lavorato nella parte, come si dice in italiano, medicale, cioè se non sai quelle terminologie, se il DSL di quella parte lì non lo Sì, conosci, certo. secondo me è meglio. Io personalmente, al di fuori dell'ambito finanziario, faccio sempre un passo indietro e dico: no, guardate, manufatturiero bellissimo, supply chain bellissimo, non ci ho mai lavorato, penso che farei il peracottaio o il cioccolataio, come dice Mauro, se iniziasse a parlare di manufacturing, quindi mi tiro indietro, no? Sì, certo. Certo. Ragazzi, sapete che vi dico? Che abbiamo fatto una bella ora. Sì, bella lunghina, io penso che divorerò il tavolo. Più o meno anche io. E non Cioè, è finito qua, perché poi il punto è che non sono finiti gli annunci. I prossimi giorni, secondo me, ci sarà roba molto carina. Allora, ci sono molte track. Io consiglio personalmente, io seguirò le track di FSI, che è la parte finanziaria, perché mi interessa come lavoro. E devo dire che è molto incentrata sul machine learning, nello scopo di intercettare frodi, di digitalizzare aziende, queste cose qui. Quindi il mio consiglio è di dare un'occhiata, perché si possono seguire online. C'è Luca Mezzalira, che purtroppo non so se sarà online, però fa 2 sessioni su event sourcing con Lambda, SQS, SNS, che secondo me per chi mi fa sembra di sviluppo, sì, mi sembra che me le fossi segnate, eh? Mi sembra che ci sia qualcosa di visibile Luca online. secondo me è top. E poi c'ha questo suo talk di nicchia sul micro front-end, quindi spiega come fare modularizzazione di applicazioni Allora, React, e lì io non voglio dire niente, ma proprio sulla parte di micro front-end con Luca stiamo provando a mettere in piedi una cosa molto 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 interessante che mi piacerebbe ci sono molti poter... aspetti del micro front-end che veramente sono interessanti a livello di sviluppo, Sì, come un sì. Redux condiviso tra moduli, o come faccio a comunicare due cose che ho render server-side, come Sì, fanno a sì. sapere a me piace moltissimo come Allora, argomento. io ovviamente non posso promettere niente, ma tra gli eventi che organizzo il 16 di marzo c'è il Web Day, che è la 6ª edizione, sarà il 16 marzo a Milano al Cinema Anteo. E se non sbaglio c'è ancora la call for paper aperta, giusto? L'ho C'è visto la call ieri o for 2 paper giorni fa. aperta, esatto, fino al 31 di dicembre.
e io non mi piacerebbe tanto che quella cosa che non voglio dire con Luca per la parte micro front-end possa in qualche modo già essere parte di questo evento. Come diceva il poeta, altro dirti non vo, ma la tua festa canco tardi a venir non ti sia grave. Però, e tra l'altro col for paper aperta, quindi facciamoci sotto, perché io... Ero tentato, Mhm. mi tentava molto. Io ho un mio topic che è serverless e machine learning, quindi mi Sì? piace presentare questa cosa. Ci devo... Pensaci. E oramai il mio obiettivo è diventato riuscire a organizzare eventi nei quali non tengo i talk. Fare il lazzarone, no? Beh, no, ma in realtà è quando ti insegnano a diventare manager, la caratteristica principale è saper delegare, quindi tu adesso stai facendo l'escalation, quindi inizi a delegare, no? Esattamente. Mi sto managerializzando. Che Bene. dite? Ci fiondiamo sulla cena? Ci fiondiamo sulla cena sperando che qui le belve non abbiano Già lasciato spazzolato tutto. solo le ossa. Speriamo. E allora ringraziamo tutte e tutti per essere state con noi. Beh, io ringrazierei Andrea per aver organizzato pure, perché non è poi Ottima lui idea. che cura queste cose, sinceramente, se non ci fosse lui, non sapremmo come farle. E io continuo a credere tantissimo in questa cosa chiamata community, perché ci sono nato, mi ha dato tantissimo e so che insieme, quando ognuno ci mette un po' del proprio, si possono fare cose belle e utili. Beh, Tutto io qua. direi Santo Ugi, perché io con Ugi ho conosciuto le persone che ritengo ancora oggi più brave nell'area di sviluppo. Quindi Santo Ugi sempre, che poi è il padre, no? Esatto, sì, sì, assolutamente. Bene, buona cena a tutti, se siamo tutti sullo stesso fuso orario, e alla prossima, a presto. Grazie, Buona cena. ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Ciao ciao.